Domanda, tu ti fideresti a dire alle AI, non so, questi sono i miei risparmi, investili, vai, ti fideresti? Per i risparmi no. Non lo so, con il miglioramento, cioè quando una tecnologia migliora di solito non è... Non lo so, cioè cambia, però il mondo cambia. Sì, questo sì. Cioè tu pensi che metterò fuori... Beh, probabilmente sì. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Nome è la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Leonardo Del Vino. Leonardo è un fisico che lavora nel campo della fotonica. Ha lavorato un po' in giro per l'Europa, prima in Italia presso Lens, poi in UK al National Physical Laboratory e poi in Germania al Max Planck Institute for Science and Light. E poi ha deciso di cambiare la sua vita creando Hacketonics, un'azienda di PC fotonici, dove ora è il niente poco di meno che CTO. Ad Hacketonics stanno creando il primo PC fotonico digitale. Ma cosa vuol dire? Allora, in pratica, in tutti i PC che usiamo adesso c'è una parte digitale e una parte analogica. Ma questo cosa vuol dire? Che questi PC che stanno creando possono essere utilizzati solo per operazioni specifiche, ovvero, questo mica ve lo posso dire, potete ascoltare il podcast e scoprirlo da soli. Quello che vi posso dire però è che Leonardo è molto simpatico e che ha avuto una vita interessante e oltre di PC fotonici abbiamo parlato di come è organizzata l'azienda, di leadership, di soldi, di tranquillità, bilancio lavoro-famiglia e altro. Lasciatemi anche aggiungere che Leonardo non è una persona che sta inseguendo soldi, fama o gloria, ma è una persona che si diverte molto a fare quello che fa ed è stata un'ispirazione e un onore poter parlare con lui e rubargli un po' di tempo. Vi ricordo che se volete supportare il podcast potete aiutare l'algoritmo, qualsiasi cosa questo voglia dire, commentando, mettendo mi piace, condividendo e cliccando il tastino iscriviti. Ma ora, miei cari, vi lascio a Leonardo Del Vino. Buon ascolto. Allora, alla luce del fatto Iniziamo benissimo, mi piace, vai. Che avete costruito diversi componenti Sì. fotonici, no? Sì. Come ci si sente la prima volta che dopo molto studio, notti insonne magari, Sì. funziona davvero? Non ci credi. Semplicemente dice, vabbè, funziona, ok. Cioè no, davvero, è stato i primi test ormai svariati anni fa dei primi componenti che chiaramente prove sbagliate, alcune perché la tecnologia non era pronta, alcuni per i nostri disegni sbagliati e poi a un certo punto siamo arrivati, funziona, ok. Sì, c'è, come da simulazione, ok. Fantastico. A caso. No, arriva dopo, cioè nel senso... Cioè non ci credi, però ci credi. No, perché comunque ci credi, però cioè lì per lì dici, ok, funziona, sì, che dovevo fare, funziona. E poi tipo il giorno dopo torni al lavoro, apri la porta e fai, cavolo, ma funziona, cioè, funziona. No, però appunto la gente pensa, funziona, guarda i dati, champagne, no. Cioè, è stato proprio la cosa più anticlimatica di tutti. Guarda, c'ha il pattern dei bit corretti. Sei tornato a casa, sì, no, è tornato così, giuro. Cioè, la cosa più... Cioè mi dispiace, vorrei avere la storia di ma va bene. Abbiamo festeggiato, siamo andati champagne, torte, feste, fuochi d'artificio. No, perfetto, no, mi dispiace, no? È bello così. No, infatti. Però la settimana lavorativa dopo è stata molto bella, cioè entri in ufficio e dici, ma funziona. Cioè tutti lo realizzi via via nella settimana successiva, così entri in ufficio con il sorrisone stampato, funziona. Però ci credevi molto, cioè tu eri abbastanza convinto che funzionasse o avevi dei dubbi? Allora, sono convinto, sono sempre stato convinto che possa funzionare. C'è una differenza. È un casino che lo stiamo facendo dal punto di vista ingegneristico, cioè farlo funzionare è un'altra storia, perché noi comunque siamo molto in anticipo, cioè la tecnologia che ci servirebbe per fare quello che sogniamo
è ancora molto acerba. Iniziano adesso le prime uscite commerciali di foundry che sono in grado di farlo, non hanno volume, non sono la TSMC di Singapore Sì. o Global Foundries, sono fonderie più piccole, quasi tutte europee, gran bella cosa, però sono molto, come dire, nuove, fanno errori anche le fonderie, fanno come li facciamo noi, non sto dicendo è colpa delle fonderie, Sì. però nel senso, se vuoi fare una nuova tecnologia che non è un miglioramento della precedente, ma è una cosa completamente nuova, cioè un nuovo modo di fare le cose, non puoi iniziare quando tutto ciò che ti serve è perfettamente pronto, calibrato e testato, devi iniziare quando puoi, cioè quando, ok, forse con la tecnologia di oggi lo posso costruire, proviamoci. Cioè questa è stata un po' la nostra idea dall'inizio, e sì, però... Ma TSMC non proprio non fa niente, perché... No, TSMC fa, ma non come lo facciamo. Cioè, TSMC fa, ovviamente elettronica, ovviamente Sì, chiaro. computer, fa anche fotonica, però per interconnessioni. Cosa vuol dire? Cioè, per comunicare i dati calcolati in maniera elettronica, vengono tramite un laserino o un piccolo modulatore che convertiti in ottica, e per trasferirli dal chip A al chip B, che è di nuovo elettronico, vengono convertiti in ottica perché è molto più veloce, trasferiti, poi dal chip B c'è un fotodiodo, un ricevitore che li ritrasforma in elettronica e vengono processati in elettronica. E questo è quello che voi non assolutamente fate, giusto? Noi teniamo i dati solo in forma ottica. Cioè, ovviamente c'è bisogno di elettricità sul nostro chip, sulle nostre board, cioè i laser consumano elettricità, certo. Alcuni componenti hanno bisogno di essere messi nel punto di lavoro con dell'elettricità, ma i dati sono sempre in forma ottica. Cioè, come arrivano... Abbiamo scoperto ormai da un po' che il doppino di rame che trasferiva i dati in maniera elettrica era arrivato un po' al suo limite, e cos'è arrivata? La fibra ottica, che adesso puoi avere anche a casa, dipende dove, non sempre, però puoi avere anche a casa la fibra ottica, perché ce l'avete? No, sai che no? No. Non pensare che la Germania sia così avanti dal punto di reti internet. Ok. No, però semplicemente la tecnologia ottica è molto migliore per trasferire dati, sia come consumo che come velocità. E la nostra domanda è: perché non puoi anche farci i conti? Perché devi a sto punto convertire e riconvertire e riconvertire e riconvertire? Cioè, sicuramente adesso Nvidia sta facendo molto sì. per l'optical interconnect, per trasferire dati tra chip, non solo tra server, non solo tra scaffali di server, ma proprio tra chip sulla stessa board, in maniera ottica. Ok. Però ancora il calcolo elettrico. E perché non facciamo tutto in ottica? Ma secondo te ci stanno lavorando su sta roba o no? Allora, all'interno, secondo me no. Ok. Per un motivo molto semplice, che loro sono i leader, cioè loro, Intel, AMD e pochi altri, sono i leader assoluti di mercato nell'elettronica. Se esce una nuova tecnologia non è detto che siano loro i leader. Ok. Cioè, se esce un nuovo, tu sei quello che costruisce le carrozze da cavallo più veloci di tutti, non ti metti a investire in auto, perché se tutti iniziano a usare l'auto, tu magari fai anche le auto più veloci di tutti, ma magari no. E quindi secondo me non vogliono farsi concorrenza internamente. Però non avrebbe anche senso comunque avere un reparto di R&D che si occupa di questo in modo tale da cavalcare l'onda nel momento in cui succederà? Secondo me non vogliono spingere avanti la tecnologia. E poi, di nuovo, opinione personale, non è detto sia così, non so cosa stanno facendo Nvidia, però cioè, guarda la taglia di Nvidia contro la taglia di una startup tipo Hackathonics. Da un certo punto di vista noi siamo il loro reparto R&D, perché se dicono: oh cavolo, sta roba funziona, ti compriamo. Ok. Cioè, il nostro scopo non è farsi comprare da Nvidia, il nostro scopo sarebbe andare a una IPO, cioè
quotarsi come azienda pubblica a un certo punto quando ci saranno le condizioni. Un conto è il nostro scopo, un conto è quel che succede davvero. Però secondo me, ecco, nella strategia di Nvidia non c'è. Ok, poi dopo ci torniamo, ma volevo chiederti che cos'è un computer fotonico, perché qua parliamo, ma allora, magari ce lo puoi spiegare. Ci provo. Allora, un computer fotonico è un computer esattamente, noiosamente come quelli che abbiamo in casa, cioè non fa niente di più, niente di meno. Come cosa fa? Lo fa solo consumando molta meno energia e molto più rapidamente. Cioè la grande differenza rispetto a un computer normale è proprio nella tecnologia che usa per fare i calcoli. Di nuovo, magari con la storia ci arriviamo meglio. Cioè, i primi computer erano a ingranaggi. La macchina di Babbage era a ingranaggi. Lovelace e Babbage. Storia molto affascinante. Però poi siamo passati ai triodi, alle valvole, quelle che adesso sono negli amplificatori delle chitarre elettriche. Che andavano molto meglio. Cioè non è un ingranaggio più veloce, è proprio un'altra tecnologia. Dopo i triodi ci abbiamo decodificato i codici nazisti. Non so se hai visto il film su Turing, non so com'è il titolo in italiano, La bomba. Non Comunque lo so. Era quello il computer, occupavano stanze, le valvole si bruciavano, le rimpiazzavano, eccetera. Poi siamo passati al transistor, che funziona come una valvola, fa la stessa cosa, però non è un miglioramento della valvola, è proprio un'altra tecnologia. Io spero vivamente che dopo il transistor venga la fotonica, come c'era appunto per le fibre ottiche, poi la facciamo anche per fare i conti, non solo per trasferire le informazioni. Come mai secondo te non si è partiti dalla fotonica? Perché non c'eravamo, non c'era la tecnologia. Cioè, non si è partiti. In che senso? Perché c'è il laser. Sì, ma allora, giusto. I Bell Labs, noi non abbiamo inventato il concetto di computer ottico. I Bell Labs negli anni 80, fine anni 80, quindi 35 anni fa, giù di lì, ci sono svariati studi sul computer ottico, solo che era su un tavolo ottico, cioè era fatto con i laser, le lenti, delle schede che bloccavano la luce, delle interferenze, cioè avevano fatto un computer ottico, però avevano il transistor e questo computer era sostanzialmente occupava tutto un tavolo ottico per fare pochi conti, cioè era enorme, era molto sensibile, eccetera. La capacità di fabbricare PIC, Photonic Integrated Circuits, quindi circuiti integrati fotonici in cui la luce è guidata come in una fibra ottica, ma invece di essere una fibra ottica è fabbricata sul chip, cioè è proprio scritta, il percorso della luce e tutti i vari elementi sono scritti su un chip. Questa tecnologia non è nuovissima, però è arrivata a un livello decente per iniziare a fare questa cosa da pochissimi anni. Per certi aspetti ancora non ci siamo, volendo. Ma cioè, come mai a questo punto hanno continuato sui transistor e non nella fotonica? È un'altra domanda anche. Sì. Hai detto computer ottico. Sì. E vedo sempre che fotonica e ottica si intersecano spesso. Allora, cioè dire computer fotonico e computer ottico è la stessa cosa? È come dire, non lo so. Allora, la fotonica è una sottobranca dell'ottica. L'ottica è tutto ciò che studia propagazione della luce o radiazione elettromagnetica. La fotonica è quando, ora qualche fisico mi spara, che salutiamo, esatto. È quando la luce è confinata in uno spazio della stessa grandezza della sua lunghezza d'onda. E quindi la fisica è sempre la stessa, ma ci sono delle approssimazioni che di solito si usano sempre in ottica che non puoi più usare. Cioè devi andare proprio a vedere come si comporta
il campo elettromagnetico oscillante in quel percorso, in quella condizione. Oppure la fotonica è anche studiare intensità particolarmente alte di luci in cui strani effetti non lineari succedono. Diciamo è una sottobranca dell'ottica, però sì, computer ottico, computer fotonico, io li uso abbastanza in maniera intercambiabile. Ok, e tornando a quella che ti ho chiesto prima, ma secondo te come mai si sono concentrati di più sul transistor e non sulla ottica? Perché funziona. Ok. Cioè, nel senso... sì. Magari hanno speso, magari lavoravano 10 ore al giorno e magari potevano dedicare 5 ore al giorno, poi sto facendo assunzioni magari. No, certo, così. Sì. Credo siano più gruppi di ricerca diversi, però sostanzialmente al momento c'era la tecnologia per fare l'elettronica e non ancora per fare la fotonica. E il problema è che, cioè, noi a volte abbiamo, non so, ho fatto un giro all'ufficio, abbiamo alcuni quadri di vecchi chip che sono di una complessità simile a quello che abbiamo noi adesso. Però se tu adesso, il problema è che non stiamo sviluppando nel vuoto questa tecnologia. Sì. E che quindi se tu vai sul mercato con quel chip lì, prestazioni migliori ma a stessa potenza di calcolo, la gente dice va bene, ma c'è il mio cellulare è più potente, cioè non la stai sviluppando nel vuoto. E al tempo non c'erano gli strumenti, adesso ci sono gli strumenti, c'è l'elefante nella stanza che dice sì, ma non puoi commercializzare una tecnologia solo perché è buona, deve essere migliore di tutto ciò che esiste per convincere la gente a passare. E in questo momento volevi dire qualcos'altro? No, cioè magari aggiungo, la cosa è tipo le fibre ottiche per la comunicazione, anche se cavi oceanici, eccetera. Sì. Siamo arrivati a un certo punto in cui erano la novità, non ci si fidava, non si sapeva bene come sarebbero funzionate, però i vantaggi erano così innegabili che è certo che passa la fibra ottica. Ci sta. E l'idea nostra è di arrivare a quel punto lì e poi certo che passa il computer fotonico. Che senso ha continuare a usare l'elettronica? Quindi, cioè, se ti chiedessi perché proprio in questo momento storico, è proprio per questo, perché adesso è secondo me il primo momento in cui si può fare in maniera che è almeno competitiva, se non probabilmente migliore in certi ambiti, non per tutto. Okay. Poi se vuoi parliamo degli ambiti, ma... Allora, dimmi subito qual è che, se tu volessi criticare la tua tecnologia, dov'è che non la faresti? Per esempio, intelligenza artificiale. Ok. In intelligenza artificiale ci sono due al momento, poi si sta parlando di varie teorie su come migliorarlo, ma c'è il training, si sente parlare tanto, cioè prendi un modello e lo addestri su tonnellate e tonnellate di testo scritto, e poi c'è la inference o inferenza, scusami, ogni tanto metto un termine inglese perché parlo l'inglese e tedesco tutto il giorno, soprattutto inglese, poco tedesco, quindi ogni tanto non so la parola italiana, però la parte in cui la usi, cioè tu hai già addestrato il modello, quando chiedi a ChatGPT lo stai usando, non stai addestrando. Loro lo addestrano per mesi il nuovo modello, poi lo rilasciano, è uscito 5.3, non so dove siamo. Adesso tu fai le domande a quel modello che per un po' resta quello, finché non esce quello dopo. Quello è addestrato, lo utilizzi. Ok. Ecco, la parte di addestramento non usare il computer fotonico. Ok. La parte di utilizzo sì. Perché sono tipi di calcoli diversi e quando cambi tecnologia è quasi sempre così, cioè non è che migliori in tutto, certe cose le fai uguali, un po' peggio, e certe cose fai incredibilmente meglio. E questo è anche una buona notizia per le persone che hanno paura di essere licenziate e perché magari non sono della fotonica o no. No, non lo so, con il miglioramento, cioè quando una tecnologia migliora di solito non è, non lo so, cioè cambia, però il mondo cambia. Sì, questo sì. Cioè tu pensi che metterò fuori? Beh, probabilmente sì, nel momento in cui, se la tecnologia funziona perfettamente, se riuscite a dimostrare che è più conveniente fare un PC fotonico, sicuramente ci sarà un cambio. Sì, però sì, magari a quel punto anche le persone devono aggiornarsi, non lo so. Comunque sì. Non lo so, sicuramente si devono aggiornare, però a quel punto ci sarà un nuovo
mondo del lavoro ci sarà un sacco di richiesta di designer fotonici, gente che fabbrica fotonica e dice io ho fabbricato elettronica fino all'altro ieri, mi aggiorno un attimo, però come funziona una clean room, una fonderia di silicio lo so, magari sono la persona più adatta. Poi cioè, secondo me appunto il cambiamento, io ho vissuto in Italia, Inghilterra, adesso Germania, cioè per me le cose non restano ferme, cioè nel senso c'ho un lavoro, lo terrò per tutta la vita. Cioè sì, è molto rilassante come stile di vita, però cioè, secondo me non possiamo essere contrari alle auto perché sennò magari gli addestratori di cavalli vabbè, ma se no non si va da nessuna parte. Sì, certo, bisogna evolvere. Sì, bisogna evolvere e c'è sempre qualcuno che sì, ci rimarrà fregato tra virgolette, però cioè, la maggior parte dell'umanità ne beneficia. Sì. Quindi sì, non è... Tu prima hai parlato che comunque i PC fotonici sono più efficienti energeticamente. Sì. Hai magari qualche numero da dare in confronto a un PC elettronico? Allora, di nuovo, dipende molto dal task che uno fa, però allora il nostro processore adesso da simulazione, poi dipende dal carico di lavoro, però consuma sui 3-4 watt contro i 90-120 di uno elettronico. E stiamo parlando di clock speed che sono oltre i 100 GHz fino ad arrivare quasi a 1000 in teoria. Quindi soprattutto per l'AI perché adesso c'è un grande problema di energia, un grande problema di consumo energetico, quindi questa è una cosa molto interessante. Ma parlando di AI, secondo te siamo in una bolla in questo periodo? Siamo in una bolla, dipende per cosa. Siamo in una... Allora, la situazione economica è spaventosa. In che senso? Nel senso che c'è OpenAI che sta pagando, sta pagando Oracle, che sta pagando Nvidia su cose che ancora non esistono e non sono in grado di fare. Cioè, OpenAI sta comprando hardware da Nvidia per miliardi che non hanno, perché sono in perdita, e Nvidia sta investendo in OpenAI in modo che possono permettersi di comprare hardware da Nvidia che ancora non è stato prodotto. La situazione è abbastanza spaventevole dal punto di vista economico, ma per esempio a differenza della dot-com bubble, la dot-com bubble è esplosa perché c'era gente che la ditta non esisteva, non c'era niente di pratico e aggiungevano .com e venivano valutati miliardi. Qua qualcosa di pratico c'è. Sì. Quindi spaventevole da un certo punto di vista, ma c'è della sostanza, cioè ChatGPT funziona e è utile, nel senso, cioè, si vedono i risultati tutti i giorni, da chiedergli cose normali, è tutto il fenomeno del vibe coding, cioè che adesso chiunque è in grado di scrivere un programma, anch'io che programmo come un fisico, non come un programmatore, infatti c'è il programmatore nella ditta che si prende sempre gioco, ma questo intende riusarlo? No, deve funzionare una volta per me. Però tutta questa cosa vibe coding, cioè, funziona, stanno permettendo a chiunque di programmare. Sostituirà tutti i nostri lavori? Onestamente fossi un grafico pubblicitario mi preoccuperei seriamente. Fossi un programmatore non lo so, cioè qua noi usiamo ovviamente l'AI per programmare, ma la nostra regola è che nessun codice esce se non è stato prima revisionato da un umano. Cioè ti aiuta, ma non è che fai vibe coding e ciao. È uno strumento, come è uno strumento, sì, al momento è inflazionata sia per le conseguenze sull'umanità, sia per... adesso diventerà agentica, si dice agentica, cioè inizierà a fare cose per te, non solo aiutarti, ma ti prenota via le agenzie di viaggio. Domanda, tu ti fideresti a dire alle AI, non so, questi sono i miei risparmi, investili, vai, ti fideresti? Per i risparmi no, però per una vacanza, vabbè, ora come ora gli dai la carta di credito, prenotami una vacanza al mare, vai.
Magari dobbiamo fare un no, albergo che questo non no. esiste. Mm, C'è tutta la parte, noi ci stiamo lavorando su questo, la parte di verifica, la parte di renderla, di togliere le allucinazioni o di verificare. Io non lo so, cioè è un ottimo strumento, però nel senso abbiamo creato un bellissimo martello, ma non è che improvvisamente tutto il mondo è un chiodo. C'è bella ancora uno esempio. spazio per i cacciaviti, c'è ancora uno spazio per le scartatrici, per i torni. Sì, è un nuovo strumento, cambierà molto il modo di vivere e di lavorare, sicuramente. Però, boh, è una bolla? Non lo so se è una bolla, te lo dico quando scoppia o quando non scoppia. Cioè, facciamo un'intervista fra 10 anni e poi ti dico se è una bolla. Volentieri. O se no ne registriamo 2 versioni, una in cui dico una bolla e una no, e poi facciamo il montaggio. No, Si può fare. Iniziamo da capo. No, allora, sono un fisico fotonico, non sono un economista. Non so la persona a cui chiederlo. Però pensavo che parlando, magari, cioè, voi avete delle... Sì. Cioè, parlate molto con, non lo so... Allora, è sicuramente molto inflazionata. Mm-hmm. Sì. Però c'è della sostanza sotto. Quindi, vediamo. Torniamo ai PC fotonici. Torniamo ai PC fotonici. Secondo te quanto ci vuole per avere un PC, cioè vuole in tempo, per avere un PC funzionante? Per il momento parliamo di funzionante e poi dopo magari pensiamo a uno che sia migliore di un PC in silicio. Allora, funzionante è di là in laboratorio. No, allora, funzionante è di là in laboratorio, vero. Al momento non somiglia molto a un PC, somiglia più a un FPGA. Ok. Su come si programma, cioè si programma riconfigurando l'hardware. Non gira un programma, Ok. uno riconfigura le connessioni hardware e fa un'operazione diversa. Quindi una persona che non ha studiato, insomma, ingegneria potrebbe, non riuscirebbe a usarlo, informatica. No. Cioè al momento siamo ancora appunto in uno Ok. stato di prototipo in cui sostanzialmente solo noi lo sappiamo programmare. Perfetto. Alla fine di quest'anno, perché da lì poi i passi sono più brevi, alla fine di quest'anno l'idea è di avere uno equivalente, che ha la capacità più o meno di un microcontroller, di un Arduino, di qualcosa del genere, quindi memoria limitata, spazio e istruzioni limitate, non riuscirebbe a far girare Windows per esempio, Ok. però riuscirebbe a far girare, parlavamo prima, i comandi di volo di un aereo, potrebbe far girare operazioni semplici, non lo so, anche ne parlavamo di finanza, operazioni finanziarie, un algoritmo finanziario potrebbe far girare un'inferenza AI molto semplificata, però magari potrebbe far girare una verifica dell'AI. Cioè questa è la risposta, viola leggi su cos'è stata la cosa recente con Grok sulla pornografia, viola leggi su, non lo so, ti sta spiegando come costruire un'arma, verifica solo queste due cose, output. Cose semplici le potrebbe far girare già a fine anno. In un paio d'anni lo facciamo programmabile, a quel punto ci gira codice C. Tra l'altro stiamo cercando di farlo appunto, ridurre le barriere d'ingresso sia da un punto di installazione, che è un 3U unit rack, cioè infili in un rack e va, connettori standard, sia dal punto di vista di programmazione. In realtà quello che abbiamo già sviluppato in realtà in funzione, cioè un po' versione beta, non è ancora super ottimizzato, ma abbiamo un compiler, quindi da codice C al linguaggio macchina per il nostro processore. E l'idea è farlo esteticamente come un PC o avete anche qualche idea croccante, allora, frizzante? L'idea è non farlo, almeno inizialmente, poi ovviamente non lo escludo per uso domestico, cioè non è il tuo, sarà per i server. Quindi rack da 19 pollici, questi scatolotti che si infilano, perché ovviamente il primo mercato è quello. Cioè per andare sul mercato ovviamente... tu non l'hai visto, ma di là c'è una simulazione che fa girare Doom sul nostro processore. L'ho visto nell'intervista. Perché però. ovviamente siamo sempre un branco di nerd, quindi con cosa lo testiamo? Doom, ovviamente, cioè, non era neanche da chiedere.
E quindi la prossima domanda sarà: ci gira Crysis? Cioè, E ci gira? non ci abbiamo provato quella. Per ora no. Però appunto c'è l'idea di farlo con un compilatore, che qualsiasi codice C ci venga compilato dal nostro compilatore e ci possa essere utilizzato. Hai detto un paio d'anni per diventare migliore? Ma No, un paio d'anni per essere funzionante in maniera generale, cioè che puoi programmarlo non appunto riconfigurando circuiti e non a livello di microcontroller, che quindi istruzioni semplici eseguite in maniera super veloce, però semplici. Ecco, per far girare un programma C un paio d'anni, almeno questa è la roadmap che abbiamo. Poi se qualcosa va un po' storto ci vorrà un'altra iterazione, eccetera, ci vorrà un po' di più, però cioè, per ora la roadmap che avevamo fatto all'inizio l'abbiamo rispettata. Quindi primi prototipi 2025-2026, fine 2025 abbiamo consegnato il nostro primo prototipo, quindi per ora spero di continuare così, onestamente. Hai parlato di memoria, mi sono un po' informato. La memoria è un grande problema, perché state riuscendo a risolvere in un certo modo il problema? Allora, la memoria è un grandissimo problema per il computer fotonico, perché il posto dove uno prende la velocità, che è la luce che semplificando non vuol star ferma, cioè dovete bloccarla. Dobbiamo bloccarla, cioè dobbiamo salvare appunto un computer ottico. Chiaramente anche come adesso può funzionare appoggiandosi a memoria elettronica, non è ciò che vogliamo fare, però per fare una dimostrazione possiamo appoggiarci a una memoria elettronica. La memoria ottica significa mettere la luce in qualcosa che sia o bistabile o dove può restare in circolo, cioè continuare a muoversi, la luce non si può fermare. Quindi o qualcosa che si comporta in maniera bistabile, cioè può stare o in uno stato o in un altro, non nel mezzo. Ma per capire io bene, bistabile nel senso che è acceso spento, acceso spento, però quando è spento riuscite a tenere il dato? Il dato è spento, però dobbiamo riuscire a riaccenderlo con un segnale ottico. E dobbiamo riuscire a spengerlo con un segnale ottico, perché il segnale deve restare in maniera puramente ottica per funzionare. E questo è complicato, perché sostanzialmente noi vorremmo che consumasse poca energia, occupasse poco spazio e fosse molto veloce. Cioè, veloce, certo. piccolo e poco energivoro. E per ora dobbiamo scegliere due. Perché piccolo? Perché aspetta. Anche perché dovete sceglierne due e non tre? No, per ora dobbiamo scegliere, cioè con le tecnologie che esistono. Ci sono tecnologie per la memoria ottica, ma nessuna di queste tecnologie soddisfa questi tre requisiti. E quindi niente, allora, intanto parliamo come lo risolviamo adesso. Usiamo poca memoria, cioè facciamo dei programmi che si basano tanto su memoria statica e poco su cache. Cioè, per esempio, salviamo i possibili stati di una variabile in memoria statica, e magari nella cache, invece di salvare lo stato della variabile, salviamo solo un puntatore a ora guarda qui, ora guarda qui, ora guarda qui. Cioè cerchiamo di ottimizzare il nostro codice per girare con poca memoria. Stiamo studiando tecnologie per risolvere questo. Cioè, per adesso un po' di memoria ce l'abbiamo, stiamo studiando tecnologie per risolverlo, però ancora non ci siamo. Quindi per ora siamo limitati a memoria dinamica, cioè memoria che può essere aggiornata alla velocità di clock del processore, che come ti ho detto va fino a 100 GHz, anche più. Non è facile avere memoria su cui puoi scrivere a 100 GHz. Qua ho due domande. Quando dici tecnologia, cosa intendi? Intendi che tecnologia tipo che non gira nel silicio, ma gira nel... Cioè, nel senso, qual è la tecnologia? Allora, la tecnologia noi usiamo nitruro di silicio, silicon nitride. Sì, nitruro di silicio, perché è semplicemente un materiale ottico migliore. Però sono sempre wafer di silicio, solo ci viene cresciuto sopra questo nitruro.
è semplicemente molto più trasparente, migliore proprietà ottica. Quindi è un problema di materiali quando È dici un problema, tecnologia sì, o è un intendi problema di qualcos'altro? materiali, Ok. cioè nel senso noi siamo arrivati a fabbricare transistor elettronici a 3 nanometri, 4 Sì. nanometri, così. Per la parte di fotonica ancora non siamo a quella precisione. Mhm. E è un po' un problema dell'uovo e della gallina, cioè se non c'è un mercato che dici, beh, allora se sviluppo la tecnologia, poi vendo 10.000 macchine a una cifra e quindi vale la pena investire per migliorare la tecnologia, nessuno la migliora, ma Certo. noi non riusciamo a fabbricare, quindi non c'è un mercato, eccetera. Cioè, piano piano si risolve, però intendo dire questo, cioè nel senso, non è che dobbiamo inventare, non è un... cioè, tra virgolette, sappiamo come fare, però ancora non c'è la tecnologia, non ci sono le fonderie in grado di fabbricare queste Capito. precisioni o questi tipi di materiali. E per la grandezza, visto che adesso il primo obiettivo è metterlo in un rack, perché vi serve che sia piccolo? Alla fine basta che sia molto grande o no? Allora, un po' per quello, cioè comunque sì, vogliamo evitare che il mezzo rack sia fatto da memoria. Cioè, Ok. semplicemente, e poi per miniaturizzarlo. No, infatti per adesso la cosa a cui stiamo rinunciando è avere memoria che occupa poco spazio. Ho capito. Però idealmente, appunto, cioè, stiamo pensando al prossimo passo, ma anche ai passi successivi. Quindi uno dei problemi che prima o poi dovremo affrontare è fare della memoria ottica migliore. Però tu sei convinto che si riuscirà? Sì. Ok. Sì. Non è... Sì, cioè, ci vuole tempo, però sì. E come fai a essere così ottimista? Cioè, perché magari Perché funziona meglio. No, cioè che aspetti, ci vuole pazienza, però magari un'altra persona che ha un'azienda direbbe no, cavolo, lo voglio subito. Come fai? Allora, come fai a essere così tranquillo? È un mondo strano questo, perché comunque per tante fabbricazioni ci sono proprio dei processi di fabbricazione che richiedono tempo. Questo è un problema grosso per noi. Per esempio in software uno può testare il software anche ogni giorno, Sì. fa degli aggiornamenti e lo testa. Noi un ciclo di fabbricazione impiega 4-6 mesi. Noi facciamo un disegno, poi dopo 4-6 mesi iniziamo a misurare il risultato del nostro design, del nostro disegno. Nel frattempo noi facciamo più cicli in parallelo, ovviamente, perché non è che stiamo 4 mesi a girarci i pollici, però è un problema lo sviluppo della tecnologia. Allo stesso tempo anche è la fabbricazione in fonderia, cioè di tutta la circuiti integrati, è magia nera. Cioè non è chimica, è magia nera. Se vuoi c'ho un aneddoto quando lo facevo io all'università. Prego, per favore. Io all'università io lavoravo appunto sempre su ottica non lineare e fabbricavo io le cose ottiche su chip. Ok. A un certo punto, eravamo all'università, ero a Londra ai tempi, al National Physical Laboratory, e avevamo questo photoresist, che è uno degli ingredienti che uno usa per la fabbricazione, scaduto da 2 anni. E c'era quello, funziona, cioè, poi si è scaduto, dai, c'è scritto scaduto sulla scatola. E facevamo belli articoli, cioè venivano fuori bene. A un certo punto finisce la bottiglia, perché lo usavamo, lo compriamo nuovo, non funziona più niente. Abbiamo scritto alla ditta scaduti, scaduti. Ne avevi per caso uno scaduto? Ha ricominciato a funzionare no, tutto. Wow. Cioè, e noi abbiamo provato prima, cioè intanto prima di rendersi conto che era quello il problema ci è voluto tempo, ma abbiamo provato a riottimizzare il procedimento per il photoresist nuovo. Sì. E non ce l'abbiamo fatto. Ma questo è un bellissimo aneddoto. Cioè si sarebbe da studiare tutta sta roba. Allora, è il motivo per cui si teme appunto in Taiwan la situazione Cina, Taiwan. Quelle foundry sono praticamente l'uniche al mondo che riescono a produrre certi chip. Non è detto che tu ne possa, cioè non è così ovvio costruirne una uguale. Cavolo. Cioè, ora, questo appunto a livello universitario, sì. Comunque centro di ricerca dove fai processi a mano, così non ci sono i robot che spostano
però non è così ovvio, dice, beh, ne faccio un'altra. Cavolo, molto interessante. E questa roba, sia da un punto di vista di replicare, cioè costruire un'altra foundry uguale, che dal punto di vista però anche di sviluppare una nuova tecnologia e ottimizzarla, non è così ovvio. Mi dice, scusa, ma quello che fanno per l'elettronica, prendi la stessa macchina e la usi per... no. E quindi ci vorrà tempo, cioè queste cose sono prove ed errori, certo, prove informate, non prove a caso, però cioè, sono tecnologie che richiedono tempo. Cioè, è un tipo di tecnologia per cui ci vuole pazienza, non è un software, è un pezzo di hardware e ci vuole, cioè, prove ed errori nel software le fai nell'arco di un pomeriggio, provi, gira, no, questo crash, aspetta, forse era la memoria di questo, ancora va meglio, però questo è blu invece che giallo, aspetta, cambio colore, risolto. Noi per ognuno di questi passaggi sono svariate decine di migliaia di euro di fabbricazione e 4-6 mesi di attesa. Vorrei capire. È difficile da accelerare questa roba. Sì, però da un certo senso, cioè, essendo una startup, voi comunque avete, non lo so, se avete dei soldi limitati, Sì. e quindi, cioè, avendo non tantissimi soldi, l'obiettivo immagino che sia più efficiente possibile. Certo. E questo non ti mette un po' d'ansia? Perché mi sembri ma io ci tranquillissimo. vivo nell'ansia, io ci squasto no, cioè se uno vuole una vita rilassante non fondate una startup, però è divertente. Ok. No, allora la startup è andare sempre all in al casino. Sì. Cioè ogni mano che ti trovo, non so, poi non è un gioco d'azzardo perché faccio l'esempio sul gioco d'azzardo, però è costantemente prendersi dei rischi altissimi. Ok. C'è una tecnologia nuova, proviamo. Ma proviamo vuol dire investirci per fare, non lo so, 2 fabbricazioni, vuol dire, cioè, ora, adesso per fortuna abbiamo passato quella fase, ma comunque adesso lo facciamo per i progetti, cioè c'è questo progetto che sembra promettente, eccetera, e ci investiamo metà dell'energia della compagnia. Se va male è un casino. Però se va bene facciamo il passo dopo. E questo quanto è che dura? Cioè, da quando siete nati a fare queste... Sì, sì, sì. Siamo partiti in 4 vabbè, prima ognuno a casa sua durante il Covid, poi ufficio a noleggio in questi spazi di uffici condivisi, avevamo la nostra stanza, e questo fino a 1 anno e mezzo fa, che poi eravamo là una decina, poi abbiamo detto vabbè, ci serve un ufficio nostro perché non ha senso aggiungere altre stanze perché questi uffici insomma costano di più di affittare un posto direttamente. Abbiamo preso qui dove siamo adesso, che abbiamo detto 450 metri quadri, cosa abbiamo fatto? Cioè no, quando lo riempiamo sto posto? Stiamo cercando un nuovo ufficio perché è pieno. E quindi le cose stanno andando bene. Le cose stanno andando bene, che però non è una garanzia che continuino ad andare bene. Ma siete in profitto o tutti i soldi che avete sono dai i finanziatori? Com'è che funziona? Non te lo posso dire precisamente, ma non siamo più in perdita. Ok. Quindi in teoria ci stiamo mantenendo, che non è ciò che vogliamo fare. Cosa volete fare? Crescere. Ok. Cioè, perché dice mantenersi così. Allora, intanto non è un mantenersi come un'azienda normale, cioè non siamo una ditta che vende auto, quest'anno ne ho vendute 100, l'anno prossimo se va bene ne vendo 120, se va male ne vendo 80. Noi andiamo per adesso abbiamo 3 progetti commerciali in corso. Se uno l'anno prossimo finisce, è 1/3 delle revenue che se ne sono andate. Cioè non è che tutti gli anni, cioè ogni progetto è una cosa a sé stante che succede una volta, non sappiamo se viene rinnovata, magari non è previsto proprio che venga rinnovata, magari viene rinnovata, era un progetto di un dimostratore, viene rinnovata 100 volte più grande, dice ok, bello il dimostratore, ne vogliamo 10.000. Però
E quali C'ha una varianza questa cosa, cioè non è come... Sì, il fatto che non siamo più non stiamo più bruciando i soldi degli investitori non significa che siamo appunto un'azienda che ha smesso di crescere, magari cresce lentamente, cioè stiamo ancora operando come una startup. Prossimo progetto, prossimo passo, rischia tutto di nuovo. E a un certo punto smetterà. E anche è stressante, non tanto cioè è stressante da un punto di vista personale, non tanto per la perdita del lavoro. Ho smesso di pensare in questo set di idee, c'è un lavoro, lo ritrovo, non è quello. È stressante perché comunque ci sono 35 persone che dipendono da me e non per tutte sarebbe facile se così. È stressante perché non ti puoi mai sedere un attimo, dici vabbè, tanto cosa c'ho, il prossimo meeting è con il solito cliente che vabbè, ne parliamo, magari non è contento di qualcosa, magari è contento di qualcos'altro. Invece no, il prossimo meeting dipende se raddoppiamo o triplichiamo di quantità di persone oppure restiamo quelli che siamo. Cioè, ogni meeting c'è un sacco, ogni nuova discussione, un nuovo progetto c'è un sacco che bolle. Però io mi ci sto divertendo un sacco. Cioè mi stresso, ma mi ci diverto anche un sacco. Quindi... Questi 3 progetti ci puoi dire quali sono o non si può? Posso dirti che uno è con Airbus, ok, che è stato appunto quello è stato annunciato pubblicamente. Facciamo parti di computer di bordo, sostanzialmente di aerei, dove appunto il consumo energetico è una componente molto importante, e anche il fatto che si possa, vista la situazione geopolitica, il fatto che tutto il nostro processore può essere fabbricato in Europa, esclusivamente in Europa, quindi non dipende da Cina o Stati Uniti o Taiwan, Russia, eccetera. Prima di chiederti una domanda su questa cosa, volevo chiederti se dall'inizio che è iniziato la startup adesso, secondo te ti sei più abituato allo stress oppure no? Cioè cambia come sì. Allora, io sono una persona completamente diversa da quando ho iniziato la startup. Cioè, se devo dirla tutta, sono una persona completamente diversa da quando ho iniziato il PhD, che ho cominciato a dovermi gestire i progetti da solo. Cioè, nel senso, la ricerca davanti io ho avuto appunto la fortuna, ho avuto un supervisore che era molto, come si dice, hands off, che molto poco faceva poco micromanagement. Faceva un po' come micromanagement, che è un'altra parola inglese, lo voglio dire in italiano, lo voglio dire. Che controllava poco. Lasciava molto stare, cioè dava il minimo supporto, però lasciava molto stare. Il che è molto buono se hai delle idee tue. Però c'hai anche molta responsabilità, perché appunto sono idee tue, non è che fai compitini a casa. Lì sono cambiato tanto, e quando appunto ho deciso di lasciare l'accademia stavo iniziando a guardarmi intorno per diventare professore in qualche modo, ero assistente professore così, e anche lì poi sono proprio cambiato di carattere. Cioè, in che senso? Cioè, puoi dircelo? In senso buono e cattivo, nel senso sono molto meno, cioè più sicuro di me stesso, nel senso a un certo punto mi interessa meno, cioè far piacere alle persone, sono molto più spontaneo da questo punto di vista, cioè nel senso, se non devo piacere alle persone, sono così. Certo, non voglio risultarti antipatico attivamente, però sono così, c'ho i miei difetti. Da un altro punto di vista, ecco, questo un po' mi dispiace, però tendo a efficientare tutta la mia vita e non mi piace. A volte se so già dove finisce una conversazione, smette di interessarmi, che è brutto. Poi rischio di risultare... Cioè, a un certo punto diciamo una cosa, andiamo... non so, mi vengono esempi, stasera al ristorante, sì, ok, man. No, perché sarebbe bellino andare a mangiare così, abbiamo già deciso, stasera al ristorante, ma questo è perché devi, cioè ogni tuo secondo è importante, però me lo porto anche fuori dal lavoro, che sono proprio abituato a, devo fare 10 miliardi ogni giorno, e sono abituato a
cercare di essere il più efficiente possibile in tutte le cose, che a volte non è necessariamente bello. E poi sì, appunto, rimettere un sacco di cose, appunto, prima la paura di rimanere senza lavoro, cioè io mi ricordo quando cercavo appunto anche applicare per i postdoc, mandi il curriculum in una selezione, poi fanno la prima intervista, la seconda intervista, le faremo sapere. Non penso che manderò mai più un curriculum in vita. Cioè, non voglio essere un curriculum in una pila di curriculum. Ok. Cioè, nel senso, o c'è un contatto diretto, ma una selezione arbitraria su criteri arbitrari, non mi interessa parteciparci. Cioè, non lo so, perché poi per certe cose sono sempre lo stesso, sono diventato, quindi a volte sembra essere diventato un po' menefreghista, arrogante, che non è proprio arroganza, però la mia scala di importanza è cambiata molto. Cioè, cosa è per me importante, cos'è che mi fa stare male se non va bene, si è sballato un po' da quando ho aperto la ditta. Mi hai fatto pensare a un'intervista che ho fatto 2 settimane fa, dove ha detto che anche avere un figlio le ha cambiato molto la vita. Oh mamma. Però in positivo, nel senso che, cioè, ovviamente la vita è molto più stressante, però mettiamo che ci sia un problema al lavoro e ti stressa, sì. Ma comunque sei contento perché comunque tornerei a casa e diciamo che sei il tuo posto felice. Sono anch'io in quella situazione. Okay. Ho un simpatico aggeggio di 8 mesi che gattona per casa e mi vuota i cassetti. No, è vero, ti cambia molto. Poi più che altro figlio startup insieme, se adorate lo stress e vi fa proprio schifo dormire, ve la raccomando, proprio è la vita perfetta. Poi all'estero senza una nuova lingua, perché cioè, quando c'è la sanità, immagino che adesso ma la sanità non è col mio livello di tedesco la sanità non è un problema, perfetto. No, però non hai il supporto dei nonni, per esempio. Questo è importante, ho scoperto che è importante. È comunque sì, è difficile, però cioè non è che sembra che mi stia lamentando, no, ma io non ti vedo che ti stai lamentando, no, è semplicemente perché ti piace proprio, ma secondo me mi piace, sì. Cioè nel senso, cioè sai che ci sono cose positive e negative, cioè allora se continuo così muoio muoio a 50 anni. Però magari 50 anni ce n'è ancora un bel po'. Però a risposta di questa, venendo qua, stavo ascoltando un podcast che non c'entrava niente su roba tecnica o ingegneria, dove diceva che hanno fatto un esperimento con dei topi, te la faccio molto corta, e hanno scoperto che dopo 15 minuti che mettevano un topo in dell'acqua, moriva soffocato. Però dopo hanno fatto altri esperimenti e dopo quasi 15 minuti veniva aiutato e quindi non moriva, e poi dopo però veniva rimesso di nuovo in acqua subito dopo, gli facciamo respirare un po' e dopo è durato non tipo 15 minuti anziché 15 un'ora, no, 60 volte di più. Quindi per dirti che in realtà quando pensi che sei stanco hai molto di più. Sì. Arriverai più di 50 anni. Non so quanto vuoi andare lontano dalla startup nel personale, però storia personale, mio babbo è morto di un tumore quando io avevo 15 anni. Mi dispiace. Vero, sì. Cioè, preferivo avercelo. Certo. Però onestamente adesso, cioè, tante cose che la gente dice vanno male, mi sta andando male. La mia scala cioè di come va tra un 10 e uno 0, adesso il mio, cioè da quando avevo 15 anni il mio 0 è molto in basso, quindi da un certo punto di vista, cioè, forse è la cosa del topo, tra l'altro povero topo. Però cioè non lo so, forse sì, nel senso, se uno ha queste esperienze sia di stress che poi dice oh no, mi hanno cancellato il treno, e vabbè,
Cioè, è tutto... Sì. E c'è tipo un famoso detto, tipo la cosa peggiore che è successa è la cosa peggiore che è successo a te. Cioè, nel senso che Sì, una cosa oppure la cosa peggiore che è successa fino... sì. No, quello Però era- queste cose brutte secondo me Sì, ti cioè forgiano uno... molto. Sì, decisamente. Cioè, sempre cercando di vedere la cosa positiva, perché ci sono persone che No, magari non sicuramente riescono. non è... Sì. Quello è... Cioè non è un'esperienza Certo che dici raccomandabile, provalo e però così sei appunto... meglio. E poi alla fine è la stessa cosa di una startup, cioè fallisce un progetto, se dici oh mio Dio cioè il sindrome dell'impostore vive sempre bella forte in me, però comunque fallisce un progetto e dice vabbè, l'obiettivo principale è cosa abbiamo imparato? Un sacco di cose. Magari con quello che abbiamo imparato facciamo un altro progetto che funziona meglio del primo e che sì, è molto... cioè, non sono stati tutti successi da Beh, sicuro. 4 persone a dove siamo adesso. E una curiosità, come mai l'avete creata in Germania l'azienda e non in America? Perché immagino che Allora, gli investitori siano più migliori Sì. in America. sì e no. Allora, come mai non l'abbiamo creata in Germania? Scusa, aspetta, momento, refocus. Non l'abbiamo fatta in America perché, allora, qua siamo entrambi, io e il mio co-founder, Che salutiamo. ciao Michael, che è tedesco. Appunto, le opzioni erano Italia e Germania. Ok. In realtà non abbiamo valutato tanto dell'estero perché siamo entrambi co-founder della prima ora. Quindi il Leonardo che ha fondato Economics non sapeva un tubo di economia, di leggi, Ok. di business, di niente, neanche il mio co-founder. E infatti ci sono svariati segni di questa cosa tuttora nell'aria. Ok. E quindi abbiamo la scelta era tra Italia e Germania. E non so, la Germania non è un buon posto per fare una startup dal punto di vista sia di tassazione che di burocrazia. Ok. L'Italia è un posto peggiore della Germania per fare una startup sia dal punto di vista di tassazione che soprattutto di burocrazia, e quindi abbiamo scelto la Germania, anche perché l'economia della Germania era ora a parte questa mini recessione che c'è stata, però nel 2021-2022 era molto migliore di quella italiana, quindi ho detto beh sì, in Germania. Tra l'altro io stavo lavorando al Max Planck, quindi ero già in Germania. Non ci abbiamo messo tanto a pensare alla scelta. Ci sarebbero stati migliori. Li sai adesso? Sì, Olanda, Irlanda. Però molto più... piove molto in Irlanda. Sì, anche in Olanda. Sì, è vero, non c'è sole. Monaco si difende. Poi ci sono le Alpi vicine, è meglio. Ti piace la montagna? Mi piace la montagna, sì. Mare e montagna cosa preferisci? Entrambi? Posso? No. No? Stare al mare in spiaggia o stare in montagna? Montagna. Ok. Però poi dopo parliamo di hobby. No, volevo farti una domanda adesso sull'economia. Sì. Dato che avete visto che diciamo non siete le persone migliori per occuparvi di economia, avete assunto anche una persona che si occupa di questo? Non ancora. Ok. Abbiamo imparato noi. E com'è stato da fisica a imparare economia? Facile o no? Allora, io ho fatto un PhD un po' strano, si chiama NGD, dottorato ingegneristico nel Regno Unito, in cui per sbaglio c'era anche nel corso di studi mezzo MBA, quindi un po' ne sapevo già di economia. Imparare economia per una ditta da fisico è facilissimo la parte di matematica e di logica, difficilissimo la parte di legge, cioè nel senso sommare i numeri o moltiplicare i numeri ovviamente è banale, sapere quali numeri sommare e quali numeri moltiplicare in base alle leggi finanziarie, c'è da studiare parecchio. E adesso ti senti abbastanza confident? Mi si dice? No.
Ok. No, però allora abbiamo fatto una scelta di crescere questa ditta con tutto personale tecnico fino adesso. Cioè, Ok. in realtà abbiamo assunto recentemente risorse umane Mhm. per darci un po' di tempo, abbiamo project manager, quality, qualità, controllo parte Sì. di qualità. Ancora non abbiamo nessuno che fa vendite, perché le facciamo direttamente noi, perché tutti i nostri progetti tendono ad essere pochi e molto grandi, quindi i clienti non vogliono parlare con un addetto vendite, essere rimbalzati, i clienti vogliono parlare con direttore tecnico, direttore esecutivo e visitare i laboratori, vedere, cioè è un tipo di vendita diverso, quindi non abbiamo vendite. Finora siamo, credo che continueremo così, siamo stati più snelli possibile sulla parte di non tecnica. Quindi sono quasi tutti i nostri dipendenti sono tecnici. Mi immagino però che i clienti siano anche molto tecnici, quindi preferiscono parlare con un super I tecnico, clienti o no? devi convincere sia la parte management che la parte tecnica. Sì, sì. Poi ti mandano i tecnici e di solito la cosa buona che vedo, che ovviamente non avendo esperienza nel settore, quando parliamo col management a volte storcono un po' il naso, ma nel momento in cui ci mandano i tecnici a fare colloqui tecnici o a visitare il laboratorio si innamorano da lì e cioè nel momento in cui decidono di mandarci tecnici a valutare la tecnologia, a quel punto mi rilasso, cioè vabbè, questi li abbiamo convinti. E come mai c'è questa grande differenza? Qual è secondo te il problema? È questione di linguaggio? È sicuramente questione di linguaggio. Cioè, io sono una persona, io internamente funziono ancora così, però non puoi, cioè, io se ti presentassi una cosa come quando ho iniziato la startup, dice, guarda bello sto bicchiere, però vedi, è un po', la lavatrice probabilmente ci manca il sale, è un po' opacizzato, poi c'ha un po' pesante, un po' spigoloso, poi se cade si rompe, cioè identifico subito tutti i problemi. Sì. E così io te le presento così Ok. le cose, che è molto utile da un punto di vista ingegneristico per risolverli, cioè capisci qual è il punto su cui devi lavorare, però tu al management devi dire questo bicchiere risolverà la tua sete, Ah, cioè è il sogno, capito? Guarda com'è bello, è anche pieno d'acqua, arriva già pieno d'acqua, te lo vendiamo, cioè che è uno stile che ho imparato. ok. È una skill che si È impara. uno skill che si impara. Se uno, secondo me, allora, la sindrome dell'impostore, che ne parlavamo prima, è molto utile perché non dici mai, vabbè, ma questo lo so già fare. Dici, no, aspetta, ecco, questa roba non la so fare, studiamola un po', proviamo a imparare, accettiamo consigli. Cioè, è il lato buono della sindrome dell'impostore, che sei convinto di non saper fare nulla. Cioè, quando mi hanno presentato recentemente a una conferenza come uno degli esperti mondiali di ottica non lineare, no, cioè, no, ma ne so qualcosa, ma no, contro persone che vanno lì, cioè, chiaramente, no, cioè, arriva umile, però dall'altro lato ti permette di migliorarti. Perché se non sei convinto di saper già tutto, sei in un'ottima posizione per studiare qualcosa. Poi ti rendi conto magari che su certi argomenti fatichi a trovare fonti con cui migliorare, dice, magari forse perché davvero ne so tanto. Però arrivaci, cioè, senza mai la certezza. Cioè, di nuovo ne parlavamo con un altro fondatore di un'altra startup che loro hanno iniziato da poco. Cioè, tu quando assumi persone non vuoi iniziare, cioè, tu vuoi assumere uno più bravo di te a fare quel lavoro. Cioè, se assumi uno che come te, cioè, cosa fai? Tu vuoi uno più bravo. E allora, non devi sentirti minacciato da questa cosa. Cioè, tu devi assumere uno più bravo di te, che non che ti possa sostituire, che possa fare meglio di te. Ma a proposito di questo, come fate a trovare una persona più brava di voi su un argomento che magari neanche siete esperti? Com'è l'approccio per assumere la persona? Allora, per ora contatti diretti. Leggiamo comunque la nostra roba è molto tecnica, quindi c'è qualche università che scrive paper scientifici, cioè prendiamo la lista degli autori, ciao, non è che stai finendo un PhD e stai cercando un Voi posto li di lavoro. cercate? Sì. Oh, wow. Diretto.
E il ragazzo canadese l'avete cercato voi? Il ragazzo canadese è stata un'altra cosa, Peter. Lui è stato programmatore. Dice, questa roba, che in realtà lui è un esempio, ma ci sono tanti nella ditta che fanno così, che sono arrivati da noi così. Cioè, allora, figa sta roba del computer fotonico. Non so se funziona, noi appunto non l'abbiamo. Poi adesso abbiamo dei prototipi, quindi qualcosina funziona. Però ai tempi no, dice, noi ci vogliamo provare, cioè il nostro scopo è provarci. E lui ha detto, io vorrei essere parte di questo progetto. No, vabbè, interessante, però non hai conoscenze di fotonica, caro Peter. Non stiamo assumendo perché stiamo finendo i finanziamenti, stiamo cercando finanziamenti adesso, se e quando li otteniamo magari ci risentiamo. Bene, passano un po' di mesi, otteniamo i finanziamenti, c'è la lista di persone da richiamare, richiamiamo Peter e dice, io nel frattempo, visto che mancava la fotonica, ho fatto 2 corsi universitari di fotonica. Ok, tu adesso prendi un aereo e vieni in Germania. Wow. Perché una persona con questo spirito di iniziativa la voglio, cioè che fa molto di più quello. Di nuovo, la pila di curriculum. E il suo curriculum era orribile. Ok. Però una persona così mi impara tutto. Cioè una con questo approccio mi impara tutto. E poi altra gente, vabbè, alcuni sono ex colleghi dai lavori vecchi, sia mio del mio cofondatore. Cioè adesso Giorgio a dirigere il laboratorio che ha fatto il PhD con me. Wow. Personalità atipica, sempre a scherzare, barzellette, anche pesanti, scherzi così, però è un bravissimo fisico sperimentale e ha messo su un sistema di caratterizzazione dei chip megagalattico. E tanti così, quindi tanti sia per contatti, in realtà adesso ne stiamo cercando qualcuno tramite recruiter, però sì, cioè i curriculum arrivano solo fino a un certo punto. Cioè, sia quello che uno racconta nel curriculum, che può essere vero o no, cioè, Sì. io posso scriverci esperto di Python, sì, perché so programmare in Python. I famosi software engineer che prendono in giro, ma che è sta roba? È scritta malissimo, non è riusabile. Vabbè, ma per me funziona. Però io posso scrivere esperto di Python nel mio curriculum. Certo, poi. Perché lo so scrivere, non è che non so neanche cos'è. E so queste cose qua. E poi soprattutto appunto è molto più l'intenzione di imparare, la voglia, la passione per l'argomento. Non sto dicendo che tutte le assunzioni che abbiamo fatto sono state precise, però appunto poi ci piace l'ambiente a tutti, assumendo persone così, a tutti noi, a ogni singola persona piace l'ambiente che si crea, perché siamo sempre un branco di nerd che vuole provare a fare sto computer ottico. Pazzesco. Hai parlato di non linearità. Sì. Questo è un grande problema, o forse l'avete già risolto, state cercando di risolverlo. Puoi spiegare cosa è questa non linearità, perché è complicata, e anche spiegare la linearità, perché magari c'è. Allora, partiamo dalla linearità. La linearità è tutto ciò che in un grafico è una retta. Cioè, se tu non lo so, accendi, metti un bicchiere sulla bilancia, pesa 100 grammi, 2 bicchieri, 200 grammi. Bene, sì. Tutto lineare. A un certo punto la molla della bilancia si sforza troppo e la bilancia inizia a indicare, metti 5 bicchieri, 550 grammi, metti 6 bicchieri, 900 grammi, perché stai sforzando la molla della bilancia. Quella è quando la linea non è più una linea nel grafico. In realtà la non linearità a noi ci serve. La non linearità, perché noi vogliamo che diciamo la risposta di, chiamiamolo transistor, anche se non è proprio un transistor, vada da 0 a 1 e non vada a 1,5. Quindi noi vogliamo una risposta che è prima piatta a 0, poi quando arriviamo a una certa soglia che decidiamo è la differenza tra lo 0 e l'1, salga di botto a 1 e poi però resti a 1. Quindi vogliamo una risposta che non è una linea retta, è una specie di S. Quindi in realtà appunto la mia ricerca è stata tutta in ottica non lineare praticamente quasi dall'inizio dell'università. Quindi la luce che non si comporta in una maniera in cui se raddoppi l'input raddoppi anche l'output, ma fa cose strane che dipendono
svariati effetti. Ed è un processo difficile per realizzarlo È un processo difficile realizzarlo esattamente come lo vuoi tu. In realtà tutto è non lineare, la bilancia si rompe, la macchina vai sempre più veloce, consumi sempre più benzina, ma non acceleri tanto di più. Quella è una non linearità, cioè tutta la vita è non lineare. In realtà, cioè, i modelli lineari sono sempre cose semplificate di solito. Il problema è trovare la non linearità che si comporta come serve a te per poter fare operazioni logiche su dati. Quindi questo è il vostro obiettivo in questo momento? No, questo è abbastanza risolto. Okay. Il nostro obiettivo adesso, il concetto di base c'è, il nostro obiettivo adesso è appunto tutta l'ingegneria che serve per toglierlo da un tavolo di laboratorio. L'abbiamo già fatto, dobbiamo migliorare e fare un prodotto che è uno scatolotto che tu metti lì, lo accendi e lui parte, funziona tutte le volte, lo accendi, parte, non dà mai problemi, non ha bisogno di Giorgio dal laboratorio che lo guarda male così perché funzioni, e questo, cioè, non è assolutamente banale. Okay. Però le basi ci sono, le basi sono già fatte. E questo non è banale sempre perché la tecnologia non è ancora matura o perché state sbagliando voi qualcosa? Entrambi. Ok. Cioè, la tecnologia non è matura, noi ancora mandiamo dei design e ci abbiamo appunto motivo se stiamo implementando adesso questi ISO 9001, tutti questi vari standard di qualità, anche perché a volte, cioè, di nuovo, startup, vai molto veloce ma dice ragazzi abbiamo collegato due fibre alla stessa porta e abbiamo lasciato la porta accanto vuota. No, vabbè, ma questi sono errori che fai quando sei un gruppo di 10 che fa un design. Via via che appunto ci stiamo crescendo da branco di nerd a azienda seria, c'hai dei processi interni che c'è la persona che è responsabile di questo controllo, stiamo sviluppando dei software che fanno questo controllo in automatico. A volte è più veloce imparare dai propri errori che mettere su tutto il sistema di qualità, cioè vai, provi e poi guardi cos'è che non ha funzionato e lo aggiusti. A volte è più efficiente, però sì, credo sia un processo normale, non mi sento neanche in colpa per averli fatti questi errori, cioè alla fine abbiamo fatto un sacco di design, fabbricazioni e ogni tanto qualcosa va storto. L'importante è non rifare gli errori, però la prima volta va benissimo. Il problema è rifare lo stesso errore. Esatto, se insisti a rifare lo stesso errore magari lì c'è qualcosa che non va. Hai menzionato i transistor, sì. Però i transistor sono roba elettronica. Sì. Cosa avete voi? Sempre transistor? No. Possiamo fare un transistor volendo, ma non è la cosa più efficiente. Noi abbiamo, si chiamano lookup table ottiche, cioè praticamente dato un certo numero di input possiamo programmare a livello proprio di hardware base quali sono gli output di questo dispositivo. Lo possiamo configurare in modo che si comporti come un transistor, lo possiamo configurare in modo che si comporti come una porta logica, AND, OR, XOR, NOR, tutte. Lo possiamo configurare con qualcosa più complicato, tipo contatori, adder, arithmetic logic unit. Possiamo configurarli così. Ovviamente possiamo anche configurarli, ok, le prime 3 porte fanno un OR, le ultime 2 fanno un contatore, cioè possiamo scrivere la tabella logica di questi blocchi e il computer è fatto di questi blocchi. Quando li configurate potete anche riconfigurarli, nel senso i primi 3 sono una AND e poi dopo decidete no, adesso voglio che la prima sia una NOT e la seconda sia una AND. Allora, per ora... E la terza non funzioni. La terza non funziona, è facile. La terza non funziona. Cavolo. Quella è la parte facile. Dunque, per adesso sì, li possiamo riconfigurare. L'idea è di non riconfigurarli in futuro, perché adesso ne abbiamo relativamente pochi siamo comunque nelle migliaia di questi blocchi. L'idea in futuro è di non riconfigurarli e lasciarli lì e poi ci pensa il software a scegliere quali usare, quindi essere completamente programmabili via software a runtime.
per il momento, che è quello che lo rende un processore, cioè il processore è sempre lo stesso, è il software che decide cosa fa. Per il momento appunto siamo un po' più FPGA, quindi programmi proprio il circuito riconfigurando il circuito, che può essere riconfigurato dopo essere stato fabbricato. Non, cioè, non è che ti serve uno nuovo, è lo stesso, però lo devi spengere, diciamo, riconfigurare e far ripartire. È un po'. Per ora funziona così. E c'è una sfida tecnologica che dite, ok, risolto questo, siamo un'azienda a tutti gli effetti che la gente vuole, diciamo, o comprarvi, o non so, pronti per diventare pubblica. C'è Allora, proprio quella cosa che tu sai, magari che anche ti fa stare sveglio la notte che ci pensi. Allora, ci sono un paio di tecnologie sulla memoria che dimostrate svariate volte in dei laboratori universitari, ma io lo chiamo il campione dorato, il chip dorato, cioè all'università molto spesso funziona che tu sei specialmente in fabbricazione, se dici ci provi, poi per caso di tutto un wafer di silicio ti viene un chip che funziona da Dio, e con quello ci scrivi 7 paper, quello lì è quello sacro che nessuno deve toccare, ci fai le misure, chiaramente non va bene per la produzione. Per la produzione ogni chip di ogni wafer più o meno, salvo qualche errore, deve essere funzionante. Ci sono un paio di tecnologie sulla memoria che quando si sviluppano a quello stato, cioè sono già state dimostrate e fatte, quindi si può fare. Quando sono pronte a essere fatte in larga scala, ci siamo. Cioè. Però va bene, se ci mettono un altro po' va bene così, abbiamo un altro paio di cosine che vogliamo aggiustare nel frattempo, così quando sono pronti loro siamo pronti anche noi e si parte. Queste cosine sono robe segrete che non ci puoi dire? O? No, queste cosine sono sostanzialmente, allora, non te le posso dire in dettaglio, ma sostanzialmente è tutto il procedimento che c'è da avere non lo so, ci sono degli elettronici all'ascolto, qualcuno che c'ha il lobby dell'Arduino. Qual è la differenza tra non lo so, un termostato di casa che ti sei programmato con l'Arduino e quello che vai al supermercato, compri lo smart home, il termostato smart home e lo appiccichi al muro? È quello il lavoro perché quello che ti fai con Arduino magari fa anche più funzioni, però e si scarica la batteria e quel filo non era saldato bene e poi è brutto perché c'hai tutti i fili a giro, vabbè, gli stampi una scatolina 3D, però si vede che è fatto quello che compri è bellino, si attacca al muro, l'accendi e va. E per alcuni componenti stiamo coprendo questo gap, cioè appunto i demonstrator, l'Arduino messo insieme che funziona, ce l'abbiamo. Però non puoi vendere quella roba. Devi, cioè se ne vuoi vendere a migliaia, devi avere una cosa che è il suo scatolotto uguale per tutti, di cui ne puoi fare 10.000, 100.000 l'anno. Ho capito. Visto che abbiamo parlato ovviamente dell'azienda, volevo sapere, ma tu ogni giorno cosa fai da CTO? Allora, io ogni giorno rimpiango di non poter andare in laboratorio a fare misure o di non poter fare simulazioni. No, cioè sì, cioè, mi manca la parte del ricercatore. Cosa faccio io tutti i giorni? Allora, sostanzialmente tengo le fila di cosa fanno i vari team. Cosa vuol dire le file? Cioè, in italiano cosa vuol dire? No, in italiano. Dunque, sostanzialmente abbiamo il team di design. Sì. Ci organizza a che punto siamo con i vari progetti a disegnare. Arriva magari qualcuno che fa un'idea per questo tipo di disegno. Magari servirebbe un software. Vado dal team di software, abbiamo capacità libera per fare questo? Quindi un po'. Faccio da coordinatore tra i vari team, mi tengo informato su tecnologie che escono, un po' di mercato, anche se quello, grazie a Dio, è più il ruolo che si è preso il mio co-founder, quindi io so più sulla tecnologia, però mi tengo d'occhio cosa esce di nuovi articoli, così vedo se c'è qualcosa che possiamo usare. Comunicazione, vabbè, con i clienti per quello di cui hanno bisogno, come sta andando, specifiche, e anche con i fornitori, magari, ma non solo con quelli che abbiamo, magari scopro che c'è, esempio di oggi, cioè in Galizia stanno facendo una nuova foundry, che all'inizio, cioè proprio
quindi ancora non hanno neanche un processo, non hanno... Però cosa fanno questi? Beh, proviamo a mandare una mail, a chiamare qualcuno e vedere se trovo la persona lì che mi spiega a che punto sono, che magari collaboriamo su qualcosa. Magari dice, noi abbiamo un team di design che ora non siamo una ditta di design fotonico, però non ce la caveremo male a essere una ditta solo di design fotonico per altri. Quindi dice, magari tu hai un processo che non è maturo, ma ci pensiamo, no, cioè anche se non è maturo ce la sfanghiamo noi, non è che ci serve già la roba, la pappa pronta, possiamo cucinare noi qualcosa, facciamo un progetto insieme, c'è un modo di provare i tuoi prodotti senza pagare un visibilio, perché magari ti aiutiamo se facciamo una collaborazione, quindi lavorare su queste cose di collaborazione e poi vabbè, lavorare con gli investitori, quindi è diventato più un ruolo di coordinamento che di tecnica. Cioè quando abbiamo iniziato, ovviamente quando inizia una ditta di Sync, io sono il CTO, il direttore tecnico e quello che pulisce i gabinetti, perché sei in 4 cioè adesso appunto i ruoli si stanno dividendo, mi manca molto la parte di laboratorio, di disegno eccetera, però è un ruolo più di coordinamento interno e appunto andare all'esterno più sulla parte tecnica. Questo per scelta, appunto, che il mio co-founder invece si occupa più della parte finanziaria e della ricerca fondi e della parte più immagini la società. Sì, cioè, certo. a una conferenza, specialmente se è una conferenza, è più facile che tu veda lui che tu veda me. A una conferenza tecnica potrei esserci io, per esempio, però parti di outreach, ecco, la fa più lui. E il tempo materiale ce l'hai intanto di andare in laboratorio o proprio non riesci? No, non c'ho... Questa è un'altra cosa appunto da imparare, cioè semplicemente dire questa cosa non la faccio, non c'ho tempo, eliminare è come, cioè, per una cosa che facevo ma anche all'inizio della startup, cioè se non c'ho un messaggio, ho scritto una mail, non gli rispondo, o almeno la leggo così, il messaggio di LinkedIn, no, rispondiamo a tutti, anche no, grazie, non mi interessa. Cancella. Okay. Cioè, mi dispiace sempre, ma ragazzi, se rispondo a 200 mail al giorno non faccio altro. Certo, E quindi sì, è molto più... No, cioè, questa è stata una cosa che ho dovuto imparare, perché se no vai in burnout. Selezionare qual è il lavoro utile che io posso fare. E non hai paura che, non essendo super aggiornato sulle tecnologie, quando ti chiedono aiuto non sai rispondere perché, cioè, semplicemente non sei aggiornato? Allora, sono comunque aggiornato, nel senso mi tengo però una paper. cosa è essere aggiornato teoricamente, sì. Una cosa è fare il lavoro e sbagliare e imparare, e ti devi fidare del team. Cioè a quel punto sono loro quelli aggiornati che spiegano a me qual è la nuova tecnologia. Ok, ma questo non ti manca, o comunque ormai l'hai, diciamo, accettato e quindi a posto così? Mi manca, cioè l'ho accettato, ma comunque mi manca, le cose convivono, sì. Invece, visto che avete 35 persone, sì. Hai dei report, quindi parli con ogni persona, o avete anche una sua organizzazione manageriale o roba del genere? Oddio, allora abbiamo adesso un'organizzazione, abbiamo adesso in gruppi, cioè prima credo di conoscere ancora ogni dipendente, però stiamo arrivando al punto in cui di alcuni, cioè mi ricordo come si chiamano, però ma lui veniva aspetta, era no, non lo so, cioè era questo stato, era l'altro stato, non voglio fare esempi specifici, però aspetta, ma chi era che gli piaceva arrampicare, lui o lui? Cioè comincio a perdere, non so più proprio, non è che tutti i giorni parlo con tutti più, quindi sì, abbiamo una struttura di parliamo a gruppi qui adesso invece che uno a uno. Ogni tanto avete la possibilità di incontrarvi tutti insieme per bounding il team, o allora, neanche?
tutte le settimane facciamo un meeting tutti insieme, che di solito dura un quarto d'ora. Quindi annunci generali e report rapido dai gruppi su cosa stanno lavorando e su cosa hanno bisogno di aiuto o possono aiutare gli altri. Cioè per facilitare appunto, in modo che tutti sappiano più o meno dove siamo, cosa sta facendo, come sta andando la negoziazione di quel contratto, per esempio, cose di solito dico io, come sta andando, tra quanto metteremo in pratica questa procedura che abbiamo discusso, cose così. Gli altri gruppi, stiamo programmando il compiler, ci servirebbe uno del laboratorio che viene a vedere se ha senso, se l'interfaccia ha senso, cioè questo. Sì. E quindi tutti un po' si parlano, tutti più o meno sanno cosa sta facendo la ditta. Ovviamente corto, e poi lì organizziamo meeting a sottogruppi, se no viviamo in meeting. Io cerco di tagliarli il più corti possibili. E poi in realtà facciamo un evento l'anno, 2 tutti insieme. Di solito a Natale ci troviamo qua, tu c'hai di sfondo ancora i Babbi Natali. Però tanto noi non diciamo quando l'abbiamo registrato questo podcast, quindi essendo giusto il 7 gennaio, sì, esatto. ancora c'è il tempo per infatti toglierli. ho una pancia proprio piena per esatto, queste vacanze. per il cenone. No, quindi di solito ci troviamo qua a Natale, poi verso l'estate cerchiamo di fare un evento tutti insieme da qualche parte fuori. E questo hai notato che aiuta davvero a unire di più il team o no? Secondo le tue esperienze? Alcune persone, ogni carattere sono diversi. Alcune persone lo trovano cheesy, un po' artificiale, un po', sai, quando prendi le bambole fai adesso baciatevi, una cosa così. Alcune persone serve, per altre persone per esempio è molto più utile. Noi abbiamo anche un ufficio a Berlino, oltre a questo di Monaco, e alcune persone che lavorano in remoto spesso vengono qua tipo per una settimana quando c'è da lavorare su un progetto. Alcuni trovano quello molto più utile. Cambia da non è per tutti, cioè non puoi dire per tutti. Di solito tutti si divertono, cerchiamo di farlo un po' metà e metà, quindi metà magari ci mettiamo dei training durante l'evento, lo facciamo di 3 giorni fino a 3-5 giorni, questi eventi, quando tutti vengono qua, e ci mettiamo in mezzo dei training, degli eventi tutti insieme, del tempo libero. La cosa bella è che quello che vedo con questo team è che riusciamo a non organizzarli e sono tutti a lavoro. Cioè sono tutte le meeting room piene, gente che parla ai nuovi progetti, eccetera, senza che gli hai organizzato niente, dice adesso dovete lavorare. Però credo sia la bellezza di appunto mantenere un ambiente il più informale possibile, perché non c'è motivo di essere formali, almeno che la situazione non lo richieda, e cioè sostanzialmente avere gente appassionata al progetto. Cioè non c'è nessuno che lo fa perché lavori per Tectonics? Boh, volevo un lavoro, ho trovato questo, sono venuto qua. Cioè non penso che nessuno risponderebbe così. Secondo te questo ambiente è anche grazie a voi fondatori, o siete stati fortunati che le persone proprio sono molto appassionate? Allora, noi fondatori siamo cioè secondo me per tante valutazioni anche di adesso stiamo lavorando sul implementare il controllo qualità nella ditta, e mi rendo conto che siamo dei pazzi scatenati, perché certe procedure a me stanno antipatiche. Cioè la periodic review dei dipendenti fatta con il voto sopra la media, medio, eccezionale. Non si può dire parolacce. No, si possono. Che cazzo è sta roba? Sono persone. Cioè, no, una persona. Allora, devi avere magari un manager, cioè magari un team leader che si prende, la parola manager non mi piace, un team leader che si prende la responsabilità di dire guarda, sta persona lavora così. Ma cioè, incasellare le persone nei numeri è sempre una cosa che è stata odiosissima, e ci ho lavorato, cioè posti così. Però come fai a capire se la persona è anche adatta per quel ruolo? Perché comunque sia, allora, finché eravamo pochi lo valuti in maniera olistica. Ma in maniera olistica vuol dire questa persona arriva alle
orario di inizio 9, arriva alle 9 in punto in ufficio, si mette a lavorare, pausa pranzo corta, alle 4 va via. Lavorato di continuo, alle 4 va via, però alle 4 va sempre via. Cioè una volta che stai più noi devo andare via sono le 4. Ok. Però ho lavorato tutto il giorno. Oppure c'hai la persona che arriva e si mette pausa caffè, poi si mette un po' al telefono, poi e però sta fino alle 8 la sera. Gli dici, ma scusa, non è che no, ma io lavoro bene così. Sono diverse? Cioè se tu gli metti una scala, Sì. non va. Allora, il primo gli dice, no, tutte le volte mi esce alle 4. Cioè, quando gli chiedi, non gli interessa, non va mai un minimo oltre, non dà mai niente in più per la compagnia, lo potresti valutare così. O il primo dice sempre al telefono. Ma in realtà sono due modi diversi di lavorare, non puoi incasellare le persone in dei numeri. E quindi come fai però a farlo funzionare? La gente si deve prendere responsabilità. Cioè se vuoi, riusiamo questa parola, se vuoi essere un manager, è un manager, di solito i manager sono anche pagati qualcosa in più delle persone. E qual è il loro compito? Scusa, andare lì a riempire una tabellina e passarla sopra? Ti prendi la responsabilità di dire questa persona non lavora bene col team, licenziamola o non facciamola continuare. Oppure questa persona che magari è super timido, magari ha ADHD, magari non lo so, cioè siamo comunque tutti scienziati, un po' di rotelline svitate ce l'abbiamo, io compreso. Però funziona, cioè magari ti sembra così, magari dici questa persona non la mandare mai a una conferenza perché si paralizza di fronte al pubblico, però visto lì in silenzio immagina. Oppure questa persona ha un suo stile. E l'idea che, per ora con 35 non è un grande problema, l'idea è che comunque quando metteremo comunque un po' di piramide serve, perché non puoi avere un'organizzazione orizzontale, non funziona. Però avere un gruppo abbastanza ristretto sotto ogni team leader, mi piace più di manager, che questi processi possono essere osservati. Cioè che, ok. E se il team leader sbaglia a valutare o perché valuta simpatie sue, lì ho sbagliato io. Cioè lì è stato un mio errore mettere quello come team leader e lo cambio io. Oppure, però ecco, io credo molto appunto nel dare responsabilità alle persone, nel bene e nel male. Hai mai licenziato qualcuno? Sì. Come è stato? Oddio, la prima volta mi sono sentito una merda, la seconda volta invece mi sono sentito una merda. la terza probabilmente mi sentirò una merda. Ok. Ma è stata una decisione perché una volta è stata una decisione che appunto non si fa così, vattene. Okay. Altra volta è stata una decisione che invece mi dispiace ma non funziona, cioè quello che tu fai stai togliendo da altre persone di più e no. Sì, di nuovo il me stesso di prima di iniziare questa cosa non ci avrebbe mai pensato e impari che lo devi fare è per il bene di tutti, anche allora, e questo è ipocritissimo, lo so che chi ascolta pensa che sia ipocrita, anche per il bene della persona che licenzi, a volte anche per il bene. Poi non ho mai mandato via nessuno in tronco, cioè abbiamo sempre pagato svariati mesi di stipendio dopo, però lo devo fare. Sì. Cioè per mantenere una compagnia sana non puoi tenere tutti. Quando prendete una decisione, com'è il procedimento per prendere una decisione? Siete soltanto voi due oppure siete tutti e 35 e affrontate il problema o un gruppo ristretto? Allora, dipende quale decisione. Il mio co-founder di solito è molto cauto, quindi dice ho firmato un contratto con questi, dobbiamo fare sta roba. No, è successo, ma non è vero. All'inizio è successo e poi è andata bene perché devi correre dei rischi. Io sono quello prudente dei due, lui è quello che si butta e va bene così, va bene avere personalità diverse, cioè se hai due cloni come carattere
È inutile avere due persone. Sì. Abbiamo personalità diverse che funzionano in ambiti diversi. Quindi no, a parte gli scherzi, che è successo una volta sola. Di solito dipende, però per farti, cioè, coinvolgiamo le persone coinvolte. Cioè, se io devo fare una scelta di che fonderia uso, coinvolgo le persone che fanno design e le persone che fanno caratterizzazione. Non coinvolgo la parte software, per esempio. Ok, ci sta. Se devo assumere qualcuno, di solito facciamo un'intervista alle risorse umane, a volte ci sono io, a volte no, e poi facciamo un'intervista con il team in cui la persona lavorerà. Il team ha comunque voce in capitolo. Anzi, direi che qua non abbiamo mai, quasi mai, che mi ricordi, non siamo mai andati contro quello che pensava il team in cui poi la persona lavorerà, perché dice no, questo no, deve lavorare con loro a mio avviso sono i massimi esperti in quello in cui lavorano, perché devo decidere io con chi lavorano, decideranno loro con chi funziona meglio non solo le competenze tecniche ma anche la chimica di lavorare di giorno. Quindi non tutti insieme prendiamo le scelte, ma di solito coinvolgiamo appunto i team. Per quanto riguarda la leadership, è un qualcosa di cui sei interessato? Sì. Ok. Sei informato su sta roba o perché non hai tempo? No, sono informato, sto facendo. Sì, è quella una delle cose da fare. Cioè quella è una cosa da imparare quando sei un fisico e diventi, sì. Secondo te è una skill che si può migliorare? Sì. O una persona nasce così o comunque uno è più bravo? No, allora, di carattere lì sicuramente il carattere aiuta molto, ma si può imparare tutto. Poi non diventerai il migliore al mondo, ma non ti serve essere il migliore al mondo, basta essere bravo. Secondo te ha senso impegnarsi in un qualcosa però che non ti piace o comunque cercare la strada e fare quello che ti piace? Che magari a te ti interessa più la fisica rispetto alla leadership, quindi perché continuare a imparare leadership quando vuoi essere il più bravo fisico? Non so fare le domande. Non so fare le domande. Allora, se uno ha modo di... io sognavo quando facevo... Partiamo un po' da lontano. Io sognavo quando facevo ricerca di fare qualcosa che si usasse. Io ho iniziato facendo simulatori quantistici di atomi freddi, cioè atomi raffreddati allo zero assoluto, e facevo sistemi laser per questi esperimenti, atomi raffreddati allo zero assoluto per studiare proprietà fisiche, nuovi fenomeni fisici, per confermarli, eccetera. Applicazione pratica zero. Io mi divertivo un sacco a lavorare con i laser, il fatto che magari sta roba avrà applicazione pratica, magari le useranno per fare computer quantistici quando funzioneranno, però lì per lì non c'era niente. Io volevo qualcosa di più pratico e quindi mi sono spostato nell'ambito ottico non lineare, facendo cose un po' più rilevanti, comunque fisica, non ingegneria, quindi, sì. Però cose un po' più rilevanti, un po' più applicabili. E ho detto, cavolo, si è presentata questa occasione di fare una startup. Ho detto, sì, è quello che voglio fare. Però bisogna essere anche realisti. Cioè, ora poi magari ne parliamo. Adesso ho il sogno della barca a vela di attraversare l'Atlantico. Cioè, non è che io voglio tutto attraverso l'Atlantico, è una cosa da costruire, sia l'esperienza, ci saranno le parti noiose, ci sarà il fatto che io comunque voglio continuare questo lavoro per attraversare l'Atlantico o se il mantenuto, cioè torniamo a patti con la realtà. Se tu vuoi fare una ditta che costruisce anche un nuovo tipo di computer, perché cavolo, è fighissimo essere quello che ha fatto il nuovo tipo di computer, allora o ci vai a lavorare, ma questa ditta non esiste, oppure c'hai l'opportunità fantastica di provare a fare lo startupparo, di costruirla da zero, eccetera. È chiaro che non è tutto lucciole, cioè devi imparare come si raccolgono fondi, devi imparare la finanza, all'inizio appunto c'è un problema, cioè trovi l'ufficio, devi fare
all'inizio devo farle io le risorse umane, perché non abbiamo risorse umane, e io non è dare brutte notizie alla gente, il famoso sei licenziato, non è il mio lavoro, non mi piace, però nel perseguire un sogno non è che puoi scegliere di fare, faccio solo le cose belline, no, e quindi sì, mi piace. Mi piace, e mi piace anche fare le cose noiose o brutte o che non sono la mia passione, perché cioè, quello che sto facendo non è ogni singola cosa che faccio, quello che sto facendo è un progetto. Quando tu dici lavoro, a cosa pensi? Lavoro adesso per me è tenere la testa occupata su questa startup. Cioè, per me il lavoro vuol dire il tempo che tu passi non puramente a divertirti o a fare quello che ti va in quel momento, a stare con la tua famiglia, almeno che non lavorate insieme, e che lo dedichi appunto al tuo progetto lavorativo, e lo chiamerei appunto progetto lavorativo. Cioè, se per me il lavoro è una cosa, cioè è un progetto, vuoi costruire qualcosa, sia di fisico che di concettuale, che vuoi diventare una persona diversa e ci tiri a casa la roba per comprarti da mangiare e pagare l'affitto. Quello è il lavoro. Di lavoro. Un sacco di tipi di lavoro. Ma qua intendevo tipo più la parte fisica o più la parte, diciamo, di organizzazione dell'azienda e unire, diciamo, da ponte anche, perché... No, da ponte. Cioè, allora, a me adesso per lavoro piacerebbe molto fare la parte ponte. Ok. Cioè, allora, io vedo che se continuiamo con la traiettoria che abbiamo adesso, cioè praticamente raddoppiare di personale ogni anno, perché per ora è andato così più o meno, e io a un certo punto credo che se ne troviamo uno più bravo di me, smetterò di fare il CTO e resterò magari a dirigere il reparto hardware, qualcosa del genere, perché mi rendo conto per il mio progetto funziona meglio se c'è uno più bravo di me. Poi di nuovo, sindrome dell'impostore, che a volte penso siano tutti più bravi di me, poi magari li conosco meglio e dice no, sono più bravi di me a fare una cosa, però questo, se vuoi, è uno dove funziona. Cioè, io ho uno stile molto, non voglio essere il migliore a fare niente, voglio essere bravino a fare tutto, cioè anche sugli hobby non mi importa di essere più bravo sciatore, però voglio saper fare decentemente, e per questo lavoro devi sapere come funziona l'ottica non lineare, devi sapere come parlare con una foundry, devi sapere come parlare con un cliente, devi sapere come parlare con un investitore, devi sapere come si organizza una ditta, devi sapere come funziona le tasse tedesche, e secondo me sono bravino a fare tutte queste cose. Non sono il migliore, assolutamente, però ecco, a me piace tenermi in questa cosa lì. Quindi quando mi dici non ti pesa studiare leadership, no, di nuovo non voglio essere il leader perfetto, a volte faccio delle scelte oppure dico ma cavolo, perché ho fatto sta cosa, però non era totalmente sbagliata, c'erano delle ragioni, vabbè, l'aggiusterò. È un po' sì, essere jack of all trades, master of none, che è come finisce il detto in realtà. Cioè, mi piace avere le mani in pasta un po' ovunque, e credo che fare appunto il CTO, il direttore tecnico di un'azienda, sia il lavoro in cui questo approccio ti porta dei grossi benefici, perché alla fine se io entro in una delle stanze dell'ufficio dove stanno parlando di roba tecnica, capisco cosa stanno dicendo. Non sarei in grado di farla meglio di loro, però non è che bla 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 bla, cioè so di cosa stanno parlando, e secondo me appunto anche la coordinazione, essere un team leader, devi capire cosa sta facendo il tuo team e devi essere più o meno in grado di fare ciò che ognuno dei membri del team fa, non necessariamente bene quanto loro, però più o meno farlo, ecco. Cioè, o almeno questo è il modo in cui, diciamo, stiamo crescendo la ditta per adesso, cioè ognuno comunque deve avere la competenza di ciò che gestisce. Ok, senti, ci sono anche altre aziende che diciamo, competono con voi, no?
Mi chiedevo perché una persona dovrebbe rivolgersi a voi e non a un'altra azienda? Allora, ci sono aziende che competono non nella parte digitale, cioè il nostro computer è digitale, lavora con uni e zero, c'ha il valore di vero e il valore di falso. Ok. Ci sono un sacco di computer fotonici che usano analog, sono analogici, cioè usano tra 0 e 1, 0,5, 0,6, 0,7, cioè tutti i valori sono validi. Ok. Che per esempio l'intelligenza artificiale ci funziona, perché l'intelligenza artificiale praticamente è un predittore di parole. Oggi fuori c'è la probabilità più alta ce l'ha Sole, però se Sole ha la probabilità più alta col 97%, Sì. col 95% va bene uguale. Sicuro. Però se il tuo conto in banca dice 1000 o 2000, non va bene uguale. Se non lo so, il tuo non so, qual è una cosa binaria brutta, se il tuo programma che simpaticissimi guerrafondai usano per scegliere se attaccare un obiettivo o no dice sì o no, non vuoi 95% sì, vuoi sì o no, cioè vuoi una cosa binaria, e questo però siamo gli unici a farlo. Ok. Quindi in realtà non abbiamo tanti competitor da questo punto di vista. Cioè abbiamo dei competitor in altri ambiti che alcuni sono più avanzati, alcuni meno. E cosa ci porta a scegliere noi? Cioè, se anche avessi un competitor, onestamente, cioè, finché è meglio il nostro prodotto, scegli noi e poi scegli l'altro. Cioè, Ok. scusa, non lo so. Cioè, noi cerchiamo di essere i migliori possibili. Non mi metto... Allora, cioè, per adesso non conosco nessun competitor, e se anche ci fosse un competitor, l'idea mia è di essere il meglio possibile. Io non voglio tirare fango sugli altri, cioè il mio scopo è di essere io, diventare io meglio di loro, non dire ma loro hanno sta cosa, hanno sto difetto. Poi certo, stiamo cercando anche lì di avere dei mercati in cui abbiamo un vantaggio commerciale. In questo momento, se uno studente volesse venire da voi, o comunque avete delle posizioni aperte, come funziona? Allora, vabbè, tu speri che ti scrivano loro. Ma anche lì spero che mi scrivano loro. Ce l'ho un po' di bombardamento email. Ok. Non lo so, trovate una strada. No, mi viene da dire, allora, noi prendiamo studenti sia da università qua nelle vicinanze a fare delle internship. Sì. Tirocini pagati. Tirocini. Per vari periodi di tempo, quindi sì, già collaboriamo con delle università, e anche per... Allora, intanto dipende se stiamo cercando qualcuno per le cose che uno sa fare, cioè, se non stiamo cercando, magari anche ottimo curriculum, saresti la persona ideale, ma siamo al completo. Certo. Cioè, puoi aspettare che si apra una posizione, ma consiglio spazio, cerca da qualche altra parte. Poi magari se proprio non trovi, torni da noi, cioè non ti affezionare troppo ancora. E l'altra sì, appunto, cioè nel senso, sicuramente non mandare un curriculum standard minimamente personalizzato e una mail, ho visto il vostro video YouTube, vorrei lavorare per voi perché il video era molto bello, ciao. Certo. No, cioè magari fai un po' di ricerche, scopri cosa ti piace, scopri se non lo so, sei uno studente, lavori in un ambito collegato, o per esempio una cosa che mi impressionerebbe, ho parlato col mio relatore di tesi eccetera, o il direttore del mio gruppo ricerca, vogliamo fare un progetto europeo insieme? Oppure possiamo fare avete dei chip, possiamo misurare questo effetto per vedere come... Cioè, cavolo, è tutta un'altra impressione. Cioè, è il discorso della pila dei curriculum. Sì, cioè, ora spero di non dovermi mai cercare un altro lavoro, però appunto non lo cercherei andando ho visto la vostra azienda, bello il sito internet, questo è il mio curriculum. Perché quando li mandano a me fa grazie.
Invece un consiglio che daresti a un giovane che sta uscendo dall'università per fare una carriera bella o comunque essere rilassato come sei tu, dai, Oh, oddio, farsi una startup essere rilassato come sono io. Sembra così esternamente. rilassato. Ok, Sì, sì, esternamente. sì, sì, sì. Ok. Ma allora, intanto, allora, un consiglio sicuramente networking. Mm. Cioè, allora, uno Cos'è studente... per te il networking? Perché cioè, poi Allora, soprattutto bisogna sforzarsi a farlo. sì, Ok, sì, alla morte. ok. Cioè, allora, io... E per voi stessi e senza scopo. Per voi stessi vuol dire non vai a cercare, tipo sei in un gruppo di ricerca, vai a cercare quello che sei a una conferenza. Ok. Esempio, studenti fatevi mandare alle conferenze. Ok, Questo è il prima primo di tutto. consiglio. E quando è una conferenza, secondo me, ma lo deve fare per se stesso, uno deve arrivare, intanto non andare a cena, non stare sempre in gruppetto col proprio gruppo di ricerca, che siamo soltanto li conosci là, il tuo gruppetto. Vai a giro, parla con gli stand. Se conosci un altro gruppo di ricerca che magari era nella tua stessa sezione e ha pubblicato un paper interessante, dice, ragazzi, posso venire a cena con voi? Andate fuori a qualche parte e ti ci chiacchieri. Vai agli stand, dici, come funziona, è interessante, cercate lavoro? No, vabbè, non importa. Cioè, scusa, non cercate lavoro, cercate dipendenti, avete posizione per... No, vabbè, non importa, ma questo come funziona? Lanciare radici, lanciare in tutte le direzioni. 95% di quelle saranno perfettamente inutili, quella gente non la rivedrai mai. 5% troverai il tuo lavoro senza dare il curriculum. Secondo me. Come fai? Cioè, un consiglio pratico Sì. per un ragazzo che è molto timido e che non riesce proprio, cioè proprio diciamo, frizzato, come si dice, congelato sì. nel riuscire, ma anche a chiedere informazioni al pannello. Cosa diresti? Allora, che un po' lo è, non così tanto. Non ero super timido, però non ero uno dei più estroversi. Sì. Cioè, poi adesso lo devo essere per lavoro. Cioè, adesso talk non ho tempo per prepararlo, quindi devo improvvisare un talk davanti a 200 persone. Dov'è il problema? Sì, ma... Cavolo. E questo lo sviluppi facendolo. Il primo fa schifo, dopo un po'. Ormai sai già cosa, cioè se devo fare un talk su una cosa che non conosco faccio schifo anch'io, però ormai so di cosa parlerò, ho dei pezzi di talk salvati nel cervello, li metto insieme a seconda del contesto e ci riesco. Sì. Allora, per uno studente timido, una cosa che può aiutare, identificate il timidone o la timidona dell'altro gruppo. Potrebbe essere il punto di contatto. Okay. Perché avete la stessa energia, la stessa... Certo, se andate da quello che è il più espansivo di tutti, vi parla sopra, dice, comunque aspetta, vado là, c'è un altro. E te resti lì così. Vabbè. Quindi magari trovare il timidone o la timidona dell'altro gruppo. L'altra cosa potrebbe essere prepararsi. Cioè, se uno vuole andare allo stand della conferenza, dice, bello quello stand di Achetonics. Che nome strano. Bene, prendi il telefono, Achetonics, sito internet, magari vai nella sezione About e guardi che c'è, a volte noi abbiamo le foto sul profilo, dice, questo è quel tizio lì, fa vedere cosa fa, facciamo la stessa cosa, magari vado e gli fai, c'è una domanda su quella cosa, cioè, ok. Se sei timido, appunto, non puoi iniziare una conversazione andando uno a abbracciarlo. Questa l'ho persa, una cosa non puoi andare a abbracciarlo, ciao, bella giornata oggi, come butta? Non lo fai perché sei timido dentro. Magari dice, vai da uno, vai a vedere Leonardo Del Bino, Micro Resonator, e fa, scusi, buongiorno, lei Leonardo, visto che hai fatto ricerca anche tu su Micro Resonator, posso chiederti come li usate nella ditta X? Ok. Buon. Cioè, intanto l'altro dice, cavolo, questo non è uno che viene a rompere i coglioni allo stand, cioè ti mette te in una posizione di
apparire preparato, cioè questo uno ti arriva e dice cavolo, questo ha fatto i compiti a casa, nessuno le aveva dati i compiti a casa, ma questo li ha fatti, o questa li ha fatti. Certo. E due, ti mette anche in una posizione di hai degli argomenti, cioè non stai facendo, non devi andare lì e fare la domanda bel tempo oggi, cioè ti sei trovato o trovata qualcosa da chiedergli. Può aiutare questo. Sì. E poi l'altra gente non morde. E se l'altra cosa, se fai una figura di merda, perché si poteva dire sì, Certo. se fai una figura di merda perché fai scena muta, a un certo punto ti blocchi. Ragazzi, alle conferenze questi vedono 5.000 persone, non avete rovinato niente, cioè non è che la gente è pronta, è lì è pronta a dirvi cioè Sì, se uno non può, perché magari era lì solo per fare meeting di business, dice no, guardi, non ci interessa, cioè, vabbè, avanti il prossimo. Nello stand della conferenza sono 300.000 persone. Di nuovo, fare networking per dire ok, adesso vado alla conferenza, vado a parlare con Leonardo della Ketonics, così mi assume. No. Ok. C'è una conferenza, c'è Leonardo della Ketonics, Tizio della Thorlabs, Tizio altro della Mello System, Tizio della Tesla, Tizio di... Vado, parlo con tutti. Oh, il tizio non era antipatico, quello bellino, quello mi ha dato un gadget fighissimo, adesso ho la tazza della Ketonics, cioè, basta, parli con tutti e torni. E di nuovo, non sai quale di quelli sarà il contatto utile, cioè andare a fare networking per voglio conoscere quella persona specifica per avere un lavoro lì, non funziona. Cioè vai lì e butti radici, poi dopo torna in maniera imprevedibile, cioè in maniera non calcolabile in anticipo. C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che ti piacerebbe parlare? Che magari proprio ti tocca per dentro? Oddio, sì. Il survivorship bias. Ok. Sia, cioè, o in questo caso per le startup, Sì. che è una cosa che odio tremendamente. E che tende a esserci molto nella società di oggi, quando sia per i guru che nella finanza, cioè allora, survivorship bias è la cosa che viene dai bombardieri inglesi, che tornavano alla base con la fusoliera sbucacchiata, le ali un po' sbucacchiate, e quindi atterravano e dicevano cavolo, dobbiamo rinforzare quelle parti lì perché sono sbucacchiate. E invece no, alcuni matematici hanno detto guardate, quelli con i buchi in quei posti lì sono quelli che sono riusciti a tornare. Sì. Voi dovete rinforzare dove non ci sono buchi, perché vuol dire che se c'è un buco lì non tornano. Stessa cosa vale per la startup, cioè se uno chiede a me come fare una startup, io vi do la mia opinione, come credo avervi dato, non mi dovete ascoltare. Perché quello è ciò che ha funzionato per me nel 2020-2021 nella mia situazione di titolo di studio. Cioè, Jeff Bezos ha fatto questo, Elon Musk fa gli sprint di un giorno e poi vuole che la gente dorme nella funzione. Sì, ha funzionato per lui, non è detto sia quello il modo. Cioè, ascoltare sì, incamerare esempi, però puoi ragionarci sopra. Cioè, Jeff Bezos ha fatto allora, intanto non puoi reinventare Amazon, perché c'è già un Amazon. Quando Amazon è cresciuto e esploso non c'era un Amazon. Ora c'hai un Amazon, non puoi farne un altro, perché non sei nel vuoto. E tutti questi consigli che arrivano, io ho sentito anche appunto conferenze sono andato, ci ho anche quasi litigato con qualcuno, mi invitano ogni tanto a questi eventi all'università per formare una startup, eccetera. E c'è sta gente che arriva con la ricetta e ne trovo, ci sono a chili. Cosa intendi per ricetta? Con la ricetta, allora dovete trovare, intanto vi serve, allora trovate un cofondatore che sia di questo tipo, poi vi serve un esperto di finanza, poi allora per gli investitori dovete fare un pitch deck fatto così, e
poi dovete... No, santa pace. Cioè, noi abbiamo fatto delle cose astruse, noi non abbiamo avuto nessuno di finanza, tutti dici, ma vi serve? No, noi andiamo tutti tecnici, noi vogliamo far funzionare sta roba, tutti tecnici. E il nome è ingooglabile, Hackathonics. HH, c'è la K o la C, ma l'H ma dopo, dove va? È un nome ingooglabile, l'abbiamo preso, è stato un errore, ci ha tarpato le ali, no. Certo, alcune cose avremmo potuto fare meglio, però ci sono vie diverse. Cioè, allora, se fate come fate tutti, finirete la mediocrità, perché fanno tutti così e quindi la mediocrità, e si ritorna al fattore culo. Cioè, se uno ha fortuna, da quella mediocrità è quello fortunato che emerge. Se uno si mette fuori dalla mediocrità, va sulle code della gaussiana, può andare molto male o molto bene. Però la cosa che mi sta antipatica è che la gente spiega come fare. Cioè, questi sono fare una startup, ma anche nella finanza. Cioè, seguire i mercati è facile, t'agganci, prendi un bell'indice mondiale e segui i mercati. Fare meglio è una questione di culo. Se uno vi dice si fa così, no, per lui ha funzionato così. Non è detto che adesso rifunzioni. È lo stesso per fare una startup, lo stesso per fare qualsiasi lavoro che è molto selettivo. Cioè, la cosa che vorrei è che la gente provasse senza farsi condizionare per forza a quello è diventato famoso perché ha fatto così. No, quello è diventato famoso perché ha avuto fortuna. Cioè, secondo me la fortuna è una parte fondamentale della vita che non si può controllare, cioè la parte pure chance, completamente random, completamente casuale. La cosa che uno può fare è dargli spazio di lavorare per il networking. Certo, quello ha avuto fortuna che è stato assunto subito dall'amico che conosceva. Sì, ma se tu non conosci nessuno nelle aziende, la fortuna che lui aveva bisogno esattamente di uno con il tuo profilo, non gli stai dando spazio per lavorare. Se tu questo invece ci hai parlato a una conferenza e poi gli mandi un curriculum su LinkedIn e gli dici, a proposito, però non c'è una regola. Cioè, di nuovo, la cosa che io da ora in poi mi rifiuto è stare appunto nella fila di curriculum per quanto riguarda il lavoro, o di fare necessariamente le cose in un certo modo, tipo la qualità dell'azienda, perché tutti fanno così. Cioè, tipo il feedback a fine mese degli impiegati, perché tutti fanno così. No, io ho scelto di voler dare responsabilità ai team manager di valutare in maniera, cioè valutare una persona non con delle scale, dei numerini, non dare i punteggi alla gente. Sto dicendo dovete fare come me? Assolutamente no. Però io ti potrei dire che comunque sia, adesso che hai un'azienda, un po' di esperienza ce l'hai, quindi potresti aiutare ad indirizzare le persone, no? A indirizzarle sì, oppure potrei aiutarle soprattutto a dire, guarda, sta cosa è rischiosa. Ok. E quello sì, ma non sto dicendo di non ascoltare la gente. Però chiunque pretenda di avere una ricetta, io scappo. Cioè, non è che si fa così, dice, state attenti che questo tipo di... Cioè, non fare budgeting... Altra cosa su cui, vabbè, le mie opinioni, che i budget a 5 anni sono tipo io che saremo fra 5 anni, quando mi chiedono di fare la previsione del budget a 5 anni. Ma sono numeri a caso, non è neanche complicato, sono numeri a caso. Sì. Però io quello che dico, se non lo fai vuol dire che non hai idea di dove vuoi andare. Fallo, ma cioè, fallo sapendo che tutto può, cioè da qui a 5 anni non sarà sicuramente valido, però almeno hai un'idea di una direzione. Chi mi viene a dire tra 5 anni venderò 7531 unità, cioè, quindi ecco, tutte queste, ogni regola, quelle che vengono presentate come regole sia dei business che della vita, di trovare lavoro, quelle che vi ho detto io adesso anche, calma, magari ragionateci sopra, vedete se a voi si applicano o no. Però appunto io sono un sopravvissuto del progetto delle startup, cioè il che vuol dire che non è detto che se fate come me vi andrà bene o se fate come vi dico io vi andrà bene, vuol dire
valutate, è stato un percorso, valutate cosa mi è andato bene, cosa mi è andato male, come l'ho affrontata io sta sfida, ma non è che questa è una regola. Quindi A proposito di 5 anni, una previsione di 5 anni, sì. Mettiamo che l'azienda non stia andando molto bene. Sì. E avete la possibilità, cioè siete flessibili della serie, capite che la tecnologia che state usando adesso non è la migliore, potete velocemente cambiare e andare in un'altra direzione, oppure siete proprio all in solo su questa, No, e se allora, cambia siete... possiamo cambiare, nel senso, uno dei motivi per cui abbiamo scelto di non avere una foundry nostra, cioè noi fabbrichiamo esternamente e facciamo anche packaging, in realtà un po' lo possiamo fare noi, ma il packaging di produzione lo facciamo esternamente, cioè per packaging intendo non la scatoletta di cartone, ma chiudere il chip ottico, attaccarci le fibre ottiche sulla scheda, saldarlo e tutto. Perché se c'è una nuova tecnologia che si sviluppa, se tu hai la tua foundry e lo devi fabbricare con i macchinari che hai in quel modo lì, se c'è una nuova tecnologia possiamo saltarci sopra. Se completamente, certo, abbiamo gli esperti di fotonica e di ottica non lineare. Se viene fuori il computer quantistico, ne sappiamo qualcosina del computer quantistico ottico, cioè abbiamo dei progettini europei in cui facciamo un ruolo minore, noi non stiamo costruendo computer quantistici, possiamo sterzare là, non sarebbe così facile perché dovremo cambiare molto expertise, però se cambia la tecnologia fotonica cambiamo fornitori. C'è una storia dietro il nome, visto che lei sono due storie dietro il nome, vuoi quella professionale o quella? Entrambe. Allora, quella professionale Akhet o Achet in antico egizio significa orizzonte, quindi noi siamo Achetonics, l'orizzonte della fotonica, e sempre nella mitologia dell'antico Egitto appunto c'è lo scarabeo stercoraro, detto anche ruzzola merde, che spinge il sole oltre l'orizzonte. Infatti non è il logo a testa in giù, lo scarabeo spinge con le zampe dietro e si tiene sulla terra con le zampe davanti, questo è il logo. E appunto, essendo l'orizzonte della fotonica, abbiamo scelto questo nome. Bene. Se uno fosse fan di Stargate, saprebbe che gli alieni cattivi di Stargate hanno un computer fotonico che si chiama Hackathon. Oh wow! E quindi abbiamo preso di nuovo prima startup che uno fa, da dove la prende l'ispirazione Ultima domanda. Vai. Per quanto riguarda il bilancio lavoro-vita, come sta andando? Immagino che sia cambiato molto da quando sei imprenditore. Spiegaci un po' come fai a essere così sano. Ripeto questo sano perché oltre che simpaticissimo, perché nessuno ha guardato dentro la testa. Come faccio a essere così sano? Dunque, bella domanda. È un casino, uno si deve porre dei limiti, sia di tempo che spende a lavorare. Secondo me, appunto, la cosa di cui parlavamo prima, che ha avuto effetti secondo me un po' negativi sul mio carattere, cioè di essere efficiente. Quando uno è al lavoro, non perde tempo, fa prossimo. Io vivo di checklist, quello perché di mio sono smemorato, ma avendo le checklist in realtà mi ricordo tutto. Cioè io non so, c'ho scritto stamattina, c'è scritto fatti la barba. Però me lo ricordo, e quindi vivo di checklist, perdo un po' di tempo, non tanto in realtà, a organizzarmi, e poi vado una dopo l'altra, tac. Quindi essendo molto efficiente riesco a fare quello che devo fare in un po' meno tempo e lasciarmi, e poi imparare a dire di no. Quanto è importante dire di no? Mamma. È difficile anche per te. Per me è molto difficile caratterialmente, poi forza di nuovo anche lì, a forza di farlo diventa più... È un muscolo che si allena. Purtroppo sì, cioè nel senso, a me dispiace per esempio non leggere tutte le mail, però sono sicuro che ne cancello qualcuna, ma 200 mail al giorno io rispondo a 10, cioè cancella questa.
Come le scrivi? Con il titolo, l'oggetto? No, no, le tengo aperte, scorro giù con la freccia, leggo. Ok. E tua moglie ti aiuta a centrarti un po'? Ah, mia moglie, allora, intanto, vabbè, mi sopporta. Lei un grande saluto, non un saluto, un grande saluto. Sì. Mia moglie mi riporta, allora, da questo punto di vista, appunto, vita-lavoro è più, dice, ok, siamo a casa, oppure a volte facciamo office, però fine lavoro si smette di lavorare, basta. Che di nuovo è molto importante. Sì. E poi sì, c'è lavoro più di una persona che ha un contratto 40 ore, quello sì, ma è parte del gioco. E soprattutto adesso con un figlio è un casino, perché di nuovo stiamo provando, io adesso ho ridotto un po' l'orario, almeno ci sto provando, perché stiamo provando a fare una cosa non paritaria, perché è un casino, però almeno cercare di stare, cioè non voglio fare il genitore che al lavoro tutto il giorno e sta sempre con la mamma. È difficile, appunto, no, non ce l'ho, cioè io fossi di mio farei 1000 hobby, ho rinunciato a alcuni, cioè non hai. C'è anche da dire, per quanto siano una droga molto potente, appunto, stare a scrollare sui social media così, se ci stai 2 ore al giorno hai 2 ore libere che puoi passare con la tua famiglia. Vero. Se le togli e un po' di tempo la si recupera. Poi io sono, che con un bambino piccolo è tremendo, sono uno che se non dorme le sue 7-8 ore a notte sono un essere umano inutile, che con un bimbo piccolo è perfetto, che a volte vengo al lavoro e non riesco a fare niente, quello. No, non c'è la soluzione, se la trovi fammela sapere. È difficile provare, di nuovo, non importa essere perfetti, il meglio che si può. Bene, grazie, mi sono divertito molto. Sono contento, anch'io. Mi ha fatto piacere. Grazie per la chiacchierata. Grazie a te. Ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato questa conversazione con Leonardo Del Bino. Se volete supportare il podcast potete mettere mi piace, condividere e commentare. Un grazie speciale va sempre ai miei 2 angeli, Lollo ed Andrea, che mi aiutano ad avere una grande qualità nell'audio e nelle domande. Noi ci vediamo il mese prossimo con l'episodio 10 di 12. E niente, raga, sta per finire. Ci vediamo alla prossima, che sarà il mese prossimo. Statemi bene.